Okay, he wants to know if what is the limit? How when a personal ombudsman can say no, no, you can't do this. No, you can't stay all day in bed. You have to wake up. You have to just to go out and so on. What are the limits to say no? This is not a goal to your recovery. You have to get up from bed and so on. What is the limit? Um, that's a good question, Christina. I will try to answer It's a it. question from Eros. Yes. È una buona Um, domanda, dice. we never say that. Non lo diciamo mai questo come Pio. No. No. We and you know we always work on the client's command. È sempre un'esigenza del cliente, noi non possiamo interferire su questo. È Yeah. sempre un command, ha detto, del cliente. So it might be that the person asks us Ci for può different essere support, che il but cliente ce lo chieda, ok? but it's very seldom that the person lies in bed. Raramente il cliente sta a letto. It's more often that we come to an apartment and there are piles of papers and we Sì, have spesso to accade che noi andiamo nel loro appartamento, ci sono pile di documenti and we have to help and start to pay bills dobbiamo iniziare a aiutarlo a pagare i conti, le bollette, quindi. And it's also often that our clients doesn't have any money at all. E spesso il cliente non ha soldi per niente per pagare questi conti. Please, excuse me, just a moment, Camilla, just a moment. Sorry. Questa è la differenza con quello che si diceva stamattina, quando ci sono tanti conti da pagare, ci diceva il professor Cendon, mettiamogli l'amministratore di sostegno, no? This is the difference between the support administration that we have in Italy, that we put support administration when the person called beneficiario can't pay his bills. So you say, it's often we go to their apartment and there are a stack of pile of documents. So go on, please, Camilla. Yes. What happens if you find many documents to pay? Cosa succede quando ci sono tante bollette da pagare? Cosa fa l'OP? We do it together with the person. Lo facciamo insieme alla persona. And if the person doesn't have the money, e se la persona non ha i soldi, because he has finished. Then we help the person to apply for money, Quindi, like social welfare. Certo, l'aiutiamo ad accedere a quelli che sono i sostegni e supporti previsti dal welfare. Non è che poi gli mettiamo un blocco. Ok, thank you. Grazie Camilla. Ci sono altre domande? There is another question from Susanna. She's also a member of our organization and she's also a peer supporter. Prego, Susanna. Volevo chiedere, non si è mai sentita manipolata da questa persona e quali emozioni prova, se ha provato emozioni tipo contrastanti, conflittuali? Nei confronti del suo cliente? Come si porta tra di loro? Has ever happened that you felt manipulated by your clients or too much emotionally involved? Yeah. It happened that the PO get emotional involved. Certo, può succedere. And we have supervision by a professional psychologist. Siamo supportati anche noi a loro volta dagli psicologi. And that is regular, so that the PO
get support so that they take care of themselves. Sì, è una cosa introdotta proprio sistematicamente, hanno bisogno anche loro di un supporto. But the question about manipulation is difficult because it's also easy to understand that people that felt left out in the system try to find Yes, ways. la questione della manipolazione è molto particolare. So we try to listen to them Cerchiamo di ascoltarli, i nostri clienti, and try to understand e what their cercare, wishes are. appunto, cercare di capirli. And we try to work with a relationship that's like a partnership. Come una sorta di partnership tra di noi. So it's very important that the relationship is an adult to adult between the PO and the client. Una relazione da adulto ad adulto. Una domanda è se si fanno supportare anche, l'ultima, si fanno supportare anche dai pazienti esperti. Oltre, chi? Gli OP. Se gli OP si fanno supportare, oltre che tra di loro in modo reciproco, anche da pazienti esperti. Maria Rosaria Doronzo wants to know if the POs could be, and is it the possibility, there is the possibility to be supported by users and peer supporters. We have peer supporters in our system, Abbiamo but peer too few. We want more. We have too few. Sì, ne abbiamo troppo pochi di peer supporters nella nostra organizzazione, però comunque quelli che ci sono evidentemente fanno il loro lavoro. There is a question from Marcello Maviglia, who is a psychiatrist who lives in New Mexico. And I suppose he could make the question in English. Very well. Thank you. Thank you, Camilla. Can you hear me, Camilla? I can hear you, and I must say I've been to New Mexico. It's È stata beautiful. anche lei in New Mexico, ok. Yeah, I hope you liked it. I am with the University of New Mexico. I've been working with peer support specialists now for about 20 years. Quindi anche lui ha lavorato per anni, per 20 anni con i peer supporters. And I'm still doing that. E lo fa ancora. Scusa, ti darò il tempo per tradurre. I think one of the most challenging aspects that Uno degli aspetti più, diciamo, interessanti che costituiscono una sfida is that a lot of professionals feel that peer support specialists have not the strength to provide mutual supervision, and that they need invariably a psychologist doing that instead of being senior peer specialists providing that supervision. Now, my friends peers tell me that that's not true. And actually, the data show that senior peer specialists are completely capable of providing supervision. Excuse me, Marcello, can you translate for the audience in Italy because I Sure, lost you? I will in a second. Thank you. And this continues to be a huge debate. By working with peer specialists, I do agree that they're perfectly capable of providing that supervision. I will translate for the audience. I will do a very quick translation. Basically, la mia domanda era che molti professionisti pensano che gli individui con esperienza di vita e peer specialist non possano, diciamo così,
provvedere al processo di supervisione, di mutua supervisione, perché ritengono che un professionista come uno psicologo debba, che abbia esperienza clinica, debba per forza dare quella supervisione per assicurare una certa garanzia della qualità della supervisione. E a mio avviso questo è completamente sbagliato, perché sia i dati che la mia esperienza personale, ormai di 20 anni, dimostrano che i peer specialist sono degli ottimi, specialmente quelli senior peer specialist, sono degli ottimi candidati per adempiere alla supervisione dei peer che hanno meno esperienza. Ecco, non so se ho reso l'idea. Camilla, can you answer, please? I'm not. I think it's more like a comment, and Okay. what I'm not sure how to respond exactly, but I agree. I think Sì, we need. lei è d'accordo? I think we need to see this change in this Sì, system. dovremmo proprio vedere, abbiamo proprio bisogno di avere questo cambiamento nel sistema. And this change will happen when we have people with lived experience within the system. That's Sì. very È importante avere persone con prima esperienze dirette nel sistema. Ok. Thank you very much, Camilla. And thank you very much also to the audience, alle persone che hanno fatto le domande, and also anche le persone che sono appunto all'interno della stanza che stanno seguendo. Ok, ora darò nuovamente la parola a Maria Rosaria per il proseguimento di questo panel. Thank you, Camilla. We may also okay. And we follow our partnership with DPOs for young adults. Okay, thank you very much. Bye bye. Bye bye. Thank you. I wish you a great congress. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Questa bellissima esperienza della ONG Opiscane dobbiamo portarla in Italia, ci siamo ripromessi questo con l'associazione. E adesso vi presento un altro approccio sociale al disagio diffuso, sempre noi usiamo questo termine preso a prestito dall'elaborazione del dottor Mariano Loiacono, e parliamo in questo approccio parliamo di una situazione in cui avviene un accumulo esagerato di cose personali, cose personali e non personali. Ora, il progetto, che si chiama Rifiutami, di cui fa parte anche il Centro di Relazioni Umane che ho fondato nel 2008, parte da un'esperienza personale che ha coinvolto l'ideatrice Taina Maria, che è qui accanto a me, ricercatrice nel campo del linguaggio e delle stereotipie vocali, della disciplina musico-arte-terapia, cantante, autrice, compositrice, scrittrice, e nella giornata di domani, sabato, assisteremo a una sua performance, un suo saggio. Rifiutami è una campagna provocatoria di umanità, è un progetto che intende aprire una riflessione in ambito sociale e istituzionale ad un fenomeno che viene definito, sbagliando, il disagio della disposofobia. Lo slogan della campagna è, la vita è un accumulo di emozione e speranze. Prego. Grazie.
Grazie innanzitutto all'Associazione Radicale Diritti alla Follia per questo spazio a me dedicato, per questa attenzione alla mia storia che desidera appunto, come ha appena detto la dottoressa Doronzo, essere un riverbero sociale. Sono molto grata anche a chi mi accompagna in questa, sia emotivamente che nella lettura poi di tutta quella che è la mia esperienza di vita, quindi sicuramente il partner istituzionale di questo progetto, il Centro di Relazioni Umane, la dottoressa Doronzo, e in particolare la professoressa Stefania Guerralisi, ideatrice della disciplina della globalità dei linguaggi, una disciplina che ha oltre 50 anni di esperienza e di testimonianza di come si può essere, come dire, prendersi cura dell'essere umano in qualunque condizione esistenziale, a qualunque età. Il progetto nasce quando viene a mancare mio fratello, e sono profondamente grata soprattutto a lui, che è l'ispiratore ovviamente di questo più che progetto senso di responsabilità che sento. Come artista da sempre utilizzo la musica per raccontare di cura sociale, non potevo esimermi dal farlo, mettendo anche a nudo quella che è la mia esperienza e diciamo proprio il vissuto esistenziale di oltre 40 anni con mio fratello Galileo. Scusate l'emozione. Mio fratello è venuto a mancare un anno fa ed è nato questo progetto. Partiamo però, facciamo un passo indietro. Il progetto sicuramente è un progetto che intende sensibilizzare la società e fare una ricerca proprio scientifica, appunto anche grazie alla disciplina della globalità dei linguaggi, sull'accumulo seriale e trovare il senso d'umanità dietro soprattutto comportamenti che apparentemente possono sembrare insensati, ma che invece la disciplina della globalità dei linguaggi ci insegna che proprio non lo sono, e tutto ciò che ha un senso diventa assolutamente compreso, integrato, diventa parte di noi, e quindi non c'è assolutamente nessun motivo di sentire qualcosa fuori da noi, fuori, qualcosa che va stigmatizzato, è qualcosa che va compreso e quindi va assolutamente fatto nostro. Non so se è possibile visionare le slide che ho preparato, vi farei vedere, se è possibile, ecco, vi farei adesso tra poco vedere, prima di iniziare la mia testimonianza, un video. La prima parte racconta l'esperienza, ovviamente per sommi capi, vi fa un po' entrare, vi faccio accomodare in quella che è la grande dignità che voglio raccontare della storia di mio fratello, la vita anche di me come familiare, unico familiare rimasto, e poi la seconda parte del video invece vi racconta dell'impegno del progetto, che è quello proprio di dare luce, dare voce a questa sofferenza, soprattutto per stimolare e sensibilizzare le istituzioni con le quali io ho avuto a che fare, e sia per mia incompetenza, che maggiormente riesco a comprendere in congressi importanti come questo, che sono a tutela e a difesa dei diritti dell'uomo, e sia per le prassi che sono proposte e che io per prima come familiare ho riscontrato essere sicuramente insufficienti, inadeguate. Vi lascio, se possibile, alla visione del video e benvenuti nella mia vita. Seconda slide. Play? No, la seconda slide. È uno schermo nero. È uno schermo nero. Sono due. Come no? Schermo nero. È il 30 novembre del 91. Primo pomeriggio. E il sole splende, ancora per un po'. La tavola è ancora imbandita del pranzo ed è apparecchiata per 3.
mia madre, mio padre e mio fratello. Io oggi, come da un po', non pranzo con loro. È il mio primo anno di liceo e il mio orario scolastico è dalle 14 alle 19. Siamo davvero in tanti al liceo. Mia madre sussurra a mio padre poche parole, dice di non sentirsi tanto bene e si stende sul divano. Qualche minuto dopo affiderà per sempre i suoi 2 bambini, ancora minorenni, al loro papà. Mio fratello Galileo è in bagno a fare la pipì, mentre sente la voce scuotente di nostro padre che richiama Antonella, invano. Mio fratello, impaurito, corre lungo il corridoio. Scuote nostra madre, invano. Mio fratello, anni dopo, non si perdonerà di non essere giunto in tempo. Mio fratello, anni dopo, si ammalerà di insufficienza renale allo stadio terminale e non farà mai più la pipì. Mio fratello, anni dopo, si ammalerà di accumulo compulsivo. Tenderà a non volersi separare dai ricordi, dalle emozioni che rappresentano le cose, dagli affetti, persino dalla polvere che rappresenta la storia, il vivere, il lasciarsi andare. In fondo, chi è sul ciglio di una vita altrove ha timore di perdere qualcosa e trattiene persino la pipì. Vorrei raccontare, da familiare, la sofferenza dell'ammalato e di chi se ne prende cura. Vorrei raccontare la straordinaria forza e l'amore per la vita che si attiva nel momento del grande dolore. Vorrei poter infondere fiducia in chi vive queste difficili prove. Perché in fondo la vita ci insegna che definiamo disturbo le parole che ci mancano dinanzi al fascino commovente di chi con estrema sensibilità non scende a patti con la sofferenza, semmai la sventra, sino a trasformarla in una circense strategia del vivere. È il 30 novembre del 91. 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 Forte, il pianoforte, vai. Quando senti pianoforte metti play. È il 30 novembre del 91. È il 30 novembre del 91. Primo pomeriggio. Va bene, non importa. Non importa, la strategia circense di cui parlo è il fatto che per celebrare la vita di tutto quello che ho vissuto insieme a mio fratello e della eredità emotiva e preziosa che mi ha lasciato, ho deciso di aprire questo progetto facendo un concerto sotto al mio cortile, nella casa natia. E l'idea di di gettare, come si sarebbe visto nel video, dei teli colorati dal balcone di un condominio che per certi versi, per lunghi anni,
ha sostenuto, ma per certi versi anche ha contrastato delle difficoltà che nascevano anche relazionali, era un modo per me di salvaguardare la vita, l'onore anche della mia famiglia e di quello che abbiamo vissuto, per raccontare che lì non c'è la morte, c'è la vita. Ed è una grande strategia quella dell'essere umano di contrastare la sofferenza in un modo circense, seppur anche quello di accartocciarsi in degli spazi che poi diventano sempre più invalidanti diciamo dello spazio vitale, che però sono fortemente espressivi, sono fortemente capaci di raccontare quello che è il vissuto della persona. Vorrei inquadrare velocemente la situazione. Sicuramente lo shock più grande per mio fratello è stato quello di perdere nostra madre. Sin da piccoli siamo stati abituati a questa muraglia di libri, siamo stati abituati a stimolare una capacità critica molto forte, a studiare, non a leggere, come diceva nel suo intervento il professor Monello prima. Siamo stati abituati a stimolare una capacità critica. Mio fratello era un bambino e poi un adulto che aveva una sua capacità critica, una sua volontà molto forte e amava approfondire qualunque argomento, da quello legale a quello amministrativo, a quello, quindi perché vi dico questo? Perché è stato molto complesso e a volte può essere per me come familiare entrare in relazione con un fratello che non fa facilmente quello che dice il familiare, ma non perché non abbia le sue ragioni. Mio fratello aveva le sue ragioni aveva uno spirito critico molto forte. Successivamente faccio un volo pindarico. Mio fratello ha sofferto molto di prevaricazioni, atti di bullismo anche da piccolo, da ragazzino. Certamente un altro evento scioccante è nell'aprile del 2013 si ammala e la diagnosi è nefropatia cronica con 2 reni cicatriziali oramai impossibile da arginare, una problematica che in una settimana lo porta in fistola. Quindi viene ricoverato e da quel momento in poi inizia a fare una sedute di dialisi pentasettimanali. Quindi con un shock emotivo molto forte, una condizione organica molto molto compromessa. Per 2 anni vive ancora con nostro padre, insieme al nostro padre e il loro rapporto, anche per via di questa condizione di salute, diventa sempre molto più vicino. Ha sempre avuto un rapporto molto prezioso con mio padre, ma anche molto conflittuale. Perché? Perché sono rimasti dei grandi sospesi dalla morte di mia madre e quindi questo non ha favorito le relazioni all'interno del nucleo familiare. Mi viene in mente quel Caino e Abele che abbiamo menzionato nella giornata di oggi e dire che probabilmente nelle condizioni relazionali anche familiari non si sa più chi è la vittima e chi è il carnefice. Per me da ragazzina era mio fratello la causa delle difficoltà che c'erano in casa, ma anche io, l'ipotetico Abele, potevo essere invece potevo avere dei comportamenti discutibili, no? con mio fratello. Per cui il nostro rapporto in casa è stato sicuramente anche molto sofferto e conflittuale, ma mai privo di amore e quel tentativo di ascolto reciproco. A un certo punto mio padre viene a mancare nel 2015. Le condizioni di mio fratello di salute si aggravano molto e continuano ovviamente ad aggravarsi.
a quel punto io sono l'unica familiare che può prendersi cura di mio fratello. Mio fratello però non mi fa entrare più in casa e non mi fa entrare, già era reticente da molti anni, anche quando era presente papà, tant'è che papà, quando venivano delle persone, non le faceva mai salire, anche per una questione di opportunità, perché nel frattempo mio fratello tendeva, sempre in modo sempre più crescente, a non volersi separare dalle cose. Ci credo, una persona che è al ciglio della vita, che ha perso tutto e che oramai non sa neanche, deve attaccarsi ad una macchina per poter vivere, probabilmente acuisce una tendenza a conservare. Cosa? Non l'inutile. Io oggi raccolgo un'eredità emotiva molto forte, mio fratello ha raccolto di tutto, ma quando dico di tutto intendo le scarpette di quando io avevo 5 anni, i ricordi dal 96 al 98, tutti in una scatola dove, forse per ironia della sorte, c'è scritto fragile, maneggiare con cura, e quindi ci dobbiamo interrogare sui processi che portano l'essere umano a quei comportamenti che parte della società, la maggior parte della società, vede come incomprensibili, e quando sono incomprensibili è meglio tirarli via, farli fuori, così in qualche modo li accantoniamo e si continua a vivere, un po' come... Esatto, diventa un rifiuto, diventa uno scarto, diventa uno scomodo. Mio fratello amava, come vi ho detto, anche informarsi, quindi quando andava negli uffici a relazionarsi con le istituzioni, lui dialogava, ma quando dall'altra parte c'era il funzionario che lo voleva sbolognare in fretta, lui si arrabbiava moltissimo. Perché? Perché voleva visti difesi i suoi diritti. Lui in ospedale andava con il manifesto dei diritti del malato. Il medico, il nefrologo che lo ha seguito amorevolmente per 8 anni, mi diceva: Taina, Galileo mi catechizza. Io non posso avere un rapporto, forse avrà studiato medicina, ecco, mio fratello non ha studiato medicina, però veniva dalla scuola di nostra madre, che ci ha insegnato a fare le ricerche, cioè ad acuire uno spirito critico, e quindi mio fratello voleva sapere e voleva essere libero di decidere della sua vita e del suo corpo, testuali sue parole. A un certo punto però mi manca un punto importante, proprio perché era molto anche diffidente nei confronti dell'altro e della vita, per le esperienze che ha avuto anche in infanzia e in adolescenza, non si fidava facilmente di nessuno. Non si fidava facilmente, la stessa domanda la faceva a 10 avvocati, a 20 medici, faceva ricerche su ricerche prima di prendere una decisione. Questo ovviamente nel corso della società, nel correre della società ordinaria, sono tempi che non puoi permetterti, per cui l'unica sorella rimasta superstite veniva vessata fortemente da un sistema sociale che ti diceva: guarda che tuo fratello non paga il condominio, il patrimonio era diviso tra me e mio fratello, oramai gli unici 2 figli rimasti. Mio fratello però a ragione non pagava il condominio, perché? Perché voleva prima informarsi di tutti i lavori di ristrutturazione che erano stati fatti, e quindi prima di pagare voleva informarsi. È chiaro che questo suo informarsi, per una persona che per 5 giorni a settimana va in dialisi, ci mette tempo. Questo tempo la società non te lo dà, vessano la sorella. La sorella, cioè è chiaro che la sorella diventa responsabile. Una serie di pressioni che io ricevo mi portano a proporre a mio fratello un'amministrazione di sostegno. 10 minuti. Un'amministrazione di sostegno. Da premettere che io ero fortemente preoccupata delle condizioni di mio fratello, perché a livello organico le sue condizioni erano compromesse. Il modo in cui viveva non mi faceva entrare in casa, quindi il tutto mi portava ad avere delle grandi preoccupazioni e non sapevo come comportarmi. Ho provato, ho detto a mio fratello: facciamo una cosa, siccome c'era il rischio che la società potesse in qualche modo, o i vicini potessero in qualche modo aprire dei percorsi compromettenti, io stessa dissi a mio fratello: fidati di tua sorella
e insieme proviamo a fare un'amministrazione di sostegno. Ma io ero fortemente impreparata circa l'argomento. All'oscuro di tutto. Ero all'oscuro di tutti i rischi che ovviamente poi in congressi come questo ho acuito la comprensione del fatto che mio fratello aveva anche ragione nel dirmi: non risolvi niente e tu mi toglierai la capacità di agire. Me lo disse e oggi io lo comprendo che in realtà avevo sbagliato, ma non sapevo cos'altro fare. Mossa da un'ingenuità, mossa dal fatto che avrei potuto gestire anche in accordo con lui, ovviamente, i suoi risparmi, e avremmo potuto lui sarebbe potuto andare ospite in una casa famiglia che era l'unica che ho cercato per 2 anni anche insieme a lui, l'unica casa famiglia che avrebbe accettato di ospitarlo a fronte di una piccola retta senza il riconoscimento psichiatrico. Perché un ragazzo di 40 anni dove lo mandi? Il bambino, ci sono le strutture, l'anziano ha l'RSA, e il ragazzo dove lo mandi? Quando andai agli assistenti sociali loro mi dissero: ma suo fratello non è un senza fissa dimora, suo fratello ha la casa di proprietà, è al 50% con lei, quindi ci deve essere qualche altro motivo per poterlo accogliere in una struttura. Quindi io ho incominciato a capire che il sistema ha solo un metodo, che è quello di per forza riconoscere una persona nelle condizioni di mio fratello, psichiatrizzarlo. Ma un piccolo particolare: quando andai anche al centro di salute mentale a parlare con la dirigente, il piccolo particolare era che mio fratello era dializzato, per cui nel momento in cui si sa che mio fratello è anche dializzato, mi disse: signora, finché c'è la famiglia, ma la famiglia sono solo io. Grazie a Dio quell'amministrazione di sostegno non me l'hanno mai riconosciuta. E sapete perché? Perché il giudice tutelare chiese la valutazione al CTU e il CTU disse che mio fratello fece una relazione per iscritto, che mio fratello non aveva alcun bisogno di un assistente, di una DS, non aveva bisogno di un'amministrazione di sostegno. Quindi Scusami Taina, quindi l'amministratore di sostegno non è stato dato a mio fratello. Non dà nessun aiuto. Il CSM non dà nessun aiuto perché Galileo ha troppi problemi fisici, quindi loro non si arrischiano a dare psicofarmaci, ricoveri e la loro pratica. Esatto. I servizi sociali vado, ovviamente parlo, mi dicono che appunto ha comunque una casa di proprietà, per cui altre vie non ce ne sono, però mi consigliano di fare una cosa: lei non si preoccupi, perché può tranquillamente fare una lettera anche anonima, non c'è bisogno di per forza prendersi lei la responsabilità, fa una lettera anonima e lei ci dice quando lo troviamo, noi andiamo, parliamo con garbo e poi vediamo se il ragazzo ha dei comportamenti un po' particolari. Ovviamente l'iter prevede che vengano interessati poi ma io non avrei un comportamento particolare? Io lo avrei, soprattutto se scoprissi che mio fratello, a mia insaputa, non solo ha fatto una lettera senza firmarla, poi ha comunicato alle istituzioni che in quel giorno non facevo la dialisi. Io sinceramente avrei avuto molto più che una reazione scomposta, molto più che scomposta. Per cui io come familiare ho vissuto da un lato l'impotenza, si parlava, l'avvocato Capano parlava proprio di questa parola chiave, sì, io come familiare ho sentito l'impotenza di non sapere cosa fare, perché ero solo mossa paradossalmente dal desiderio di aiutare mio fratello, anche in accordo con lui, ma è chiaro che
nel momento in cui il sistema, l'unica cosa che ti che offre è anche un'azione coatta, perché siamo di fronte a un ragazzo che vuole vivere la sua vita senza che venga mortificata la sua di volontà, è chiaro che io non avevo non avevo scelta, non sapevo cosa fare. Dopodiché mio fratello, gli ultimi 3 mesi della sua vita, prende un'infezione da listeria, entra in ospedale, va anche in coma per 3 volte in questi 3 mesi. In ospedale la prima volta si riabilita perfettamente, per cui pensano di trasferirlo, di rimandarlo a casa. Ma io non potevo rimandarlo a casa, perché in quelle condizioni non potevo mandarlo a casa. E quindi io al reparto, che per 8 anni con grande umanità ha seguito e ha accudito mio fratello, ho comunque spiegato la situazione che c'era e che non era possibile portarlo a casa. Da lì che cosa succede? Vengono i vigili in casa, perché il rischio era quello che mio fratello potesse tornare, per cui io, anche se mio fratello è in ospedale, comunque oramai è in fin di vita, i vigili vengono in casa e mi obbligano a sgomberare tutto in 20 giorni. In 20 giorni. E io faccio presente che mio fratello è in fin di vita in ospedale. Quindi era un momento utile per approfittare a pulire. Cosa che io ovviamente non posso fare, né faccio. E questa situazione si protrae ovviamente sino alla fine, poi mio fratello viene meno. Mio fratello è riuscito a salvarsi da questo sistema che in qualche modo non si preoccupa di salvaguardare la dimensione di fragilità, ma emotiva della persona. Deve solo risolvere un problema. Io dovevo pulire in 20 giorni. Non dovevo anzi approfittare del fatto che mio fratello fosse in ospedale per pulire. Quindi il punto è risolvere un problema e togliere i rifiuti, rimuovere gli scarti. Non è comprendere che quello è un ambiente emotivo nel quale mio fratello non mi faceva entrare dicendo testualmente: cosa ne sai tu? Qua ci sono tutti i ricordi della mamma, tutti i ricordi di papà. Quindi era molto legato. Alla morte di mia madre mio fratello per anni non ha tolto la canottiera che indossava quel giorno quando morì la mamma. E capire che tutto questo non è fuori norma, perché anche noi quando battezziamo i nostri figli poi conserviamo la camiciola per 30 anni e magari nemmeno la laviamo, perché ovviamente va tutelata, va conservato il ricordo. Anche noi siamo quegli esseri umani che fanno di una bara una culla e ci mettono il cuscino. Anche noi siamo di quegli esseri umani che quando siamo profondamente demotivati e rattristati dalla vita e dal shock emotivi che possiamo vivere, siamo portati a non rifarci il letto. Quindi capire che la normalità diventa, la normalità diventa ciò che conviene socialmente, ma è interessante notare che di questo hoarding disorder di cui parliamo, che è assolutamente riconosciuto nel DSM-5, di contro però ci hanno già pensato di mettere anche, di identificare anche il suo estremo opposto, che si chiama decluttering, cioè o tu butti poco o butti troppo, ma sei comunque un problema, sei comunque un qualcosa che non funziona. Ma anche fosse che io riesca al mondo a stare in un giusto medio, ci hanno pensato anche per quello, perché nel giusto medio hanno pensato che probabilmente si può prospettare un tuo borderline. Quindi qual è esattamente la possibilità di essere al mondo felici e così come si è?
così come il diritto alla propria vita, il diritto ai propri spazi. È chiaro che non significa che io avrei lasciato mio fratello in quelle condizioni. Io cercavo di stimolare mio fratello dicendo: ordiniamo tutto insieme, creiamo delle cartoteche, archiviamo come fanno gli archivisti. C'è gente che studia archeologia per 50 anni, perché un ragazzo che vuole conservare le scarpette di sua sorella di quando aveva 5 anni non è legittimo? Perché è fuori luogo? Allora concludo dicendo, grazie a voi dello spazio, concludo semplicemente dicendo che sono grata all'esperienza che ho vissuto con mio fratello e all'eredità emotiva che mi ha lasciato, perché adesso diventa una responsabilità per me anche di dare voce a tante altre storie che pian piano con le quali sto entrando in contatto e che sto conoscendo, di anche delle modalità che le istituzioni hanno nell'affrontare questo problema, perché si vede solo ed esclusivamente come un problema, e il progetto Rifiutami intende anche dialogare con le istituzioni per anche formare adeguatamente le persone che possono entrare in relazione con chi vive nel proprio luogo emotivo, anche financo accumulando tutta la sua vita. C'è modo e modo di entrare, non si sbaracca, e purtroppo la televisione nazionale, anche in questo ultimo anno, per non dire in quest'ultimo periodo, fa vedere delle azioni di supporto che vengono date a queste persone che vivono in condizioni appunto di accumulo. E come vengono date queste soluzioni? Portando fuori, prelevando la persona, portandola fuori, la sua casa, il suo luogo, pulendo, significa non solo sgombrare, ma proprio annullare completamente qualunque punto di riferimento per la persona e poi rimetterla dentro, e secondo loro hanno risolto il problema. Allora io mi chiedo, una persona molto anziana come mia nonna, che ha vissuto fino a 104 anni, ho avuto il dono di accompagnarla fino all'ultimo istante della sua vita, che ad occhi chiusi e anche più sul ciglio della vita della morte che della vita, che cerca il suo fazzoletto sotto al suo pigiama, allora ci rendiamo conto che quella casa non è un rifiuto, ma è un luogo emotivo nel quale la persona, seppur con tutto quel disordine, sapeva orientarsi ed era il suo luogo. E dobbiamo aver cura dell'essere umano senza pensare di risolvere un problema, ma imparare a viverlo come un'occasione di umanità, di libertà reciproca e di umanità da coltivare. Grazie. Taina domani pomeriggio ci farà l'onore e il piacere di una sua performance. Grazie a te. Andiamo avanti. L'altro progetto che vi presento, l'altro approccio, è la globalità dei linguaggi, il metodo di Stefania Guerralisi. L'Associazione Radicale Diritti alla Follia ha presentato all'OMS il metodo Stefania Guerralisi, la globalità del linguaggio, come metodo in linea con i parametri del quality right, con la motivazione che viene riconosciuta la competenza innata di ogni individuo nell'arte di vivere. La storia della psichiatria, dalle origini fino ad oggi, è stata quella di cercare di distinguere comportamenti che hanno senso da quelli che secondo gli psichiatri non l'avrebbero, come ha detto molto bene prima di me Taina. Non esistono comportamenti che non hanno senso. Naturalmente i significati sono tanti, i linguaggi sono tanti, ma quando si pensa che qualcuno parla senza significato dal nostro limite, questo non è il limite dell'altra persona. E ancora peggio il fatto che sull'ipotesi di persone che parlano senza senso si siano costruiti gli istituti psichiatrici, i manicomi, non solo sbagliando completamente l'interpretazione della psicologia, ma addirittura facendo delle vittime. Si prendono le persone che avrebbero bisogno di comunicare, le si rinchiude,
e si interrompe con loro ogni comunicazione. Se continuiamo a pensarla con questa tradizione, continuiamo con questi delitti contro l'umanità e con l'impoverimento del genere umano. E ora io vorrei mandare il video di Stefania Guerralisi, che è stato corredato insieme a tutta la sua bibliografia all'OMS, e poi avremo una breve chiacchierata con Stefania Guerralisi. Psicosemiotica del corpo, arti e arte di vivere. Dalla membrana dell'ovulo fecondato alla pelle memoria della propriocezione prenatale, da riattivare in casi di regressione. Punto, fallo lì. Bravo. Sentito che parla manina, non parla la voce. Allora, appunto, adesso ascolta bene, che questo è difficile. Che t'ho fatto? Disegnalo. Che t'ho fatto? Bravissimo. Le memorie del placet nell'invecchiamento della mater materia, dal liscio al ruvido, dal fluido alla condensazione. Anche nell'autismo si può risvegliare con il ritmo la sincronia, sintonia, sinfonia come comunicazione primaria, dal grembo materno al grembo sociale. Appena lei ce lo dice, noi danziamo per braccia. Dalle stereotipie all'espressione creativa plurisensoriale, nella globalità dei linguaggi. One autumn, you once said to me, there's too much stuff around. The bus grown along, you put your hand upon
Memorie dell'immersione placentare. Still sleeping, you woke me up, muttering in your dream. In darkness, I could feel you, your little body breathe. And I thought you feel just fine to me, you feel just fine to me, you feel just fine to me. Shall we liquefy? Oh, you and I. And me. Sensorismi e stereotipie si trasformano in regressioni consolatorie secondo gli stili prenatali. Primo stile, concentrico, fase dell'annidamento. Le memorie universali del corpo nelle arti e nell'arte di vivere. Secondo stile, dondolante, fase della sintonia, sincronia, sinfonia nelle ripetizioni consolatorie. Terzo e quarto stile, melodico roteante, fase degli arti in melodia cinetica, corpo come ore-occhio globale. Piccolo assaggio del lavoro della professoressa Stefania Guerralisi. Stefania, ci sei? Sei in linea? Sì, ti ringrazio. Buonasera Stefania, grazie. No, grazie a Diritti alla Follia perché c'è stato subito un'affinità di pensiero fra noi, perché la follia per la globalità dei linguaggi, per rendere più esplicito il messaggio che avete visto nel video, è una strategia di sopravvivenza umana, di quella che
noi definiamo arte di vivere, forse l'espressione più alta dell'arte di vivere di un uomo che ha messo a punto tutta Stefania, quella che scusami, prima che inizi il tuo bellissimo discorso, che poi ci incanti e ci incantiamo. Abbiamo 10 minuti perché dopo proseguiamo con gli amici esteri, stranieri. tranquilla, sarò nei Grazie. tempi. Velocissimamente volevo dire Grazie. che la mia affinità di pensiero prima con Giorgio Antonucci sull'antipsichiatria è diventata questa adesione totale ai diritti alla follia, perché la follia è un'arte, è la più grande arte dell'essere umano, di inventare mondi che non ci sono, quando il mondo, come vi ha in maniera molto sentita espresso anche la testimonianza di Taina, non corrisponde all'interiorità della persona, un mondo dell'usa e getta che dimentica che tutti noi siamo una stratificazione di memorie del corpo che sono incancellabili. Quindi in qualunque condizione l'essere umano si trovi, da un punto di vista psichico, neurologico, stati modificati di coscienza, persino il coma, per la globalità dei linguaggi, è un modo di accomodarsi, nonostante tutto, alla vita con arte di vivere, perché persino appunto il coma o la fuga dalla realtà e inventando altre realtà è una qualità tutta umana di trovare il modo di restare in vita, di prendere spazio e tempo per accomodarsi nella realtà. Questo in maniera profonda dice che è vero che la bellezza salverà il mondo, perché ciascun essere umano ha un gusto personale di vivere che va rispettato, quindi il diritto ad essere che il primo diritto umano è il diritto ad essere come siamo, con tutte le nostre capacità, appunto, tutte umane, di fingere mondi che non ci sono, di immaginare contesti lì dove il contesto reale è disumano per le sue modalità. Quindi chiudo dicendo grazie alla titolazione stessa, diritti alla follia, perché lo diceva già Erasmo da Rotterdam, c'è solo da elogiarla questa follia tutta umana, che però richiede una competenza, una formazione più profonda di come l'uomo porti in sé delle memorie ancestrali, delle memorie ontofilogenetiche che gli permettono, quando non si può andare avanti, di andare indietro, e soprattutto di vivere esteticamente, che vuol dire anesteticamente, la vita, creandosi il proprio mondo, che però va compreso dagli altri. Quindi la vita non si allunga, ma si allarga. Grazie Grazie, ancora. grazie Stefania, grande maestra. Allarghiamo questa nostra vita e arricchiamola. Noi abbiamo finito questo panel, passo per il proseguo dei lavori. Prego. Grazie a Maria Rosaria. Attenzione, proprio adesso che siamo on time, cioè la prima volta in questo congresso che riusciamo a essere puntuali, ma perché lo stiamo gestendo io e Maria Rosaria, è per questo. Comunque, no, forse perché non ci sono stati problemi tecnici all'inizio. Comunque, ora io per introdurre questo panel vorrei ovviamente dirvi che il panel si intitola La realtà nazionale ed internazionale delle reti utenti, ex utenti e sopravvissute alla psichiatria. La realtà nazionale oggi è rappresentata, oggi intendo dire in questo nostro convegno,
da due amici, prima di tutto, due amici che sono Susanna e Eros, due esperti per esperienza, acronimo molto conosciuto grazie anche a loro, ESP, che invito qui a sedersi accanto a me. Entrambi, e sono molto orgogliosa di dirlo, l'ho già detto forse da ieri un sacco di volte, membri dell'associazione Diritti alla Follia. Tra l'altro Susanna collabora con noi con la rassegna stampa. Al di là di questo, io darei subito, immediatamente, la parola prima a Eros, poi a Susanna, proprio perché sei un cavaliere, quindi lo so che gliel'hai imposto. Poi dopo ovviamente ci saranno i nostri ospiti internazionali, dopo Unesco gliel'hai imposto. Vabbè, scusa, tra di noi ci si può fare queste battute, ce le possiamo permettere. E quindi dopo ci saranno i nostri graditissimi ospiti della rete internazionale dell'ENUSP, appunto, non mi ricordo di avervene già parlato in questo nostro congresso, la European Network of Users and Ex-Users and Survivors of Psychiatry, quindi la rete degli utenti ed ex-utenti, la rete europea, degli utenti e ex-utenti sopravvissuti alla psichiatria e da remoto. Avremo Stephanie Hooley, altri membri del direttivo di ENUSP, ma qui in presenza, la vedo già in postazione perché è entrata in incognito stamattina, io non lo sapevo, abbiamo Liuska Sanna che fa parte di una grossissima organizzazione internazionale che è Mental Health Europe, MHE, l'acronimo. Liuska Sanna, ve lo dico, è sarda. No, perché io quando ho visto nel sito del Mental Health Europe, ho visto Liuska, poi Sanna, ho detto, mi sono messa il dubbio. Sanna ovviamente è un cognome sardo, ma mai pensavo che è una mia corregionale fosse al Mental Health Europe. Non è per sminuire la Sardegna, ma perché non ci pensavo proprio. Poi quando abbiamo contattato Mental Health Europe, le sue colleghe mi hanno detto, ma il congresso è in Sardegna, ma noi abbiamo Liuska che è della Sardegna, magari approfitterà e verrà in Sardegna, perché tu risiedi a Bruxelles. Comunque, ora do la parola a Eros e poi a Susanna. Prego, Eros. Buonasera a tutti. Allora, non mi è facile fare una sintesi di quanto vorrei dire in questo contesto così interessante. Cercherò anche di collegarmi alle cose dette e sentite ieri. Allora, giusto una piccolissima presentazione del mio percorso, della mia esperienza. Io sono un esperto per esperienza, sono un ex utente, anche se a molte persone non piace usare questo termine, ma insomma io intendo utente come una persona che ha usufruito dei servizi pubblici, anche se con scarso successo. La mia esperienza, il mio viaggio è durato circa 20 anni, dagli anni 90 in varie fasi mi sono state appiccicate varie etichette in una progressione di gravità, da stati ansiosi a sindrome depressive, maniaco-depressive, bipolarità. Ho fatto un percorso molto valido. Questo disagio mi ha permesso di mettermi in discussione, di conoscermi, di fare un percorso di autoconoscenza. Rispetto alle cose che si sono dette in questi giorni, confermo che spesso l'incontro con i farmaci avviene su consiglio di uno psicologo, perché vede che tu non hai nessun risultato positivo, e dopo, quando incontri la chimica, quando
incominci con gli psichiatri, è difficile scindere la situazione tua con quello causato dal farmaco. Può iniziare un vortice che per molte persone purtroppo è senza ritorno. Per fortuna così non è stato con me, anche perché sono stato seguito nei servizi pubblici da una persona, uno psichiatra che è anche in linea ora, il dottor Bertali, che è abbastanza critico per quanto riguarda l'abuso dei farmaci, che mi ha evitato di abusare di queste sostanze, insomma. Dicevo che ho fatto un percorso di autoconoscenza che mi ha permesso di dare un senso a questo mio disagio, di dare un perché a tutto questo e capire insomma tante cose di me e anche un senso che questa esperienza ha avuto. E questo, diciamo, 12 anni fa sono riuscito a lasciare i farmaci, che non piglio più, sto bene, sono molto in pace con me. Quello lì è un effetto, un disturbo metabolico che come spesso sapete con certi farmaci si pigliano su minimo 20 kg e anche altre difficoltà. Insomma, comunque, ecco, dicevo che da 12 anni alla fine di questo percorso di recovery ho sentito che potevo essere un testimone che certe cose è possibile farle. Io non conoscevo affatto tutto il mondo della prescrizione, ho sempre fatto a casaccio, sicuramente conoscendo queste linee guida sbagliando, però sono riuscito ad affrontare le conseguenze che tutto questo ha portato. Per questo nel titolo che ho messo, nel sottotitolo, da testimone a protagonista, perché già 12 anni fa avevo questo sentore, questa sensazione che potevo essere utile con la mia esperienza, che è possibile affrancarsi dal farmaco, è possibile soprattutto se si fa un certo percorso di psicoterapia, di autoconoscenza. Io purtroppo, neanche tanto purtroppo, ho dovuto andare all'estero per fare questo percorso su me. Sono andato in Brasile, dove posso dire importantissimo, spessissimo, se non sempre, in certe situazioni, in certi blocchi familiari, il fatto di uscire da un contesto e andare in una realtà piacevole, solare, aiuti moltissimo. Poi per 12 anni mi sono tuffato nel lavoro, io sono un amministrativo in un'azienda sanitaria e solo da pochi anni, da un paio d'anni, ho conosciuto la realtà in Italia dell'esperto per esperienza. È successo circa 2 anni fa in un convegno della rete italiana che fa capo a quella mondiale della IPWV, di cui parlava ieri il dottor Tibaldi, dove era presente anche lo psichiatra Maviglia, che dovrebbe essere anche lui collegato ora, e per la prima volta ho sentito parlare dei peer support e mi sono riconosciuto in pieno in questo ruolo, e da lì ho incominciato a cercare contatti con la realtà in Italia, chi sono, cosa fanno, dove sono, e anche abbastanza casualmente poi mi sono messo subito a, fra virgolette, ad operare con mia sorella, perché sono anche familiare, e in una situazione non facile, dove anche lei
per una scelta assolutamente non condivisibile, ha deciso di sospendere i farmaci, quei farmaci di cui si parlava anche ieri, Abilify, Depakin e altri farmaci che glieli avevano dato, con una prescrizione che secondo me, insomma, io lo posso dire perché è mia sorella, insomma, ho qualche perplessità su quell'etichetta che gli hanno dato, e comunque ho cercato di affiancarla chiedendo a lei di poter partecipare ai colloqui con la psichiatra, e ho scoperto una realtà assurda, insomma, che non condividevo, però ho fatto un accompagnamento istintivo che ha portato sicuramente dei risultati. E qui mi fermo con il racconto di me. La realtà italiana dell'esperto per esperienza è molto variegata. Diciamo che già in Italia da quasi 15 anni è presente a Macchia di Leopardo, in alcune realtà è più attiva, come in Emilia-Romagna, in Trentino Alto Adige, in Lombardia, in Piemonte, in Toscana, però ognuno si comporta a modo suo, ci sono dei regolamenti regionali, e anche come nome è diverso, anche se spesso si fanno delle attività simili di supporto, di affiancamento all'utente, alla persona che ha dei disagi. Ci sono delle regioni che hanno creato il nome orientatore sociale, giusto perché ci sono dei corsi regionali di qualifica. Cosa dire? Volevo sottolineare che una spinta c'è stata l'anno scorso alla seconda conferenza nazionale della salute mentale, dove l'esperto per esperienza, alla conclusione di quel congresso, è stata messa al primo posto come buona pratica. Il fatto di sentire questa cosa qua sicuramente mi ha riempito il cuore, e devo dire che mi sono commosso, sono sincero. E infatti c'è stata una spinta a livello italiano, e nel settembre dell'anno scorso si è fatto online la prima conferenza nazionale della figura dell'esperto per esperienza. C'è stata una spinta fondante per quanto riguarda la realtà trentina delle parole ritrovate e degli UFE, perché in Trentino le persone esperte vengono chiamate utenti familiari esperti, perché includono anche i familiari. Insieme alla realtà del Dipartimento dei Salute Mentali di Bologna hanno fatto questo corso per stipulare la carta dell'esperto per esperienza e incominciare a dare un regolamento, una unificazione, soprattutto nel ruolo, per cercare anche un riconoscimento istituzionale. Infatti a dicembre questa carta è stata presentata al Ministero della Salute per iniziare un iter, che sicuramente non sarà breve, per il riconoscimento, perché queste persone possano attuarsi anche nei servizi, perché attualmente vengono utilizzate o come volontariato o inquadrate in cooperative sociali che fanno servizio nei servizi solo come questo tipo di ruolo.
questo per quanto riguarda, ecco, il cammino della carta poi è continuato. A questo convegno hanno partecipato 43 realtà italiane dove operano gli esperti per esperienza, 43 fra associazioni, cooperative sociali e dipartimenti di salute mentale. Secondo me comunque una cosa molto positiva, anche perché è nato da lì un confronto fra di noi su aspetti non secondari, perché anche fra di noi ci sono delle visioni diverse. Diciamo che questa carta considera l'esperto per esperienza abbastanza inserito nei servizi, quasi dà per scontato che l'utente esperto operi all'interno dei servizi, e loro hanno usato molto la parola ponte fra l'utente e il servizio. A me questa parola di ponte sinceramente non piace molto, a me piace più usare, mi piacerebbe di più essere al fianco della persona, dove io metto a disposizione il mio sapere esperienziale e faccio con lui un percorso che io poi ho già fatto, gli posso infondere coraggio, gli posso dare stimoli, lo posso aiutare a far scoprire delle risorse che lui ancora non conosce di sé. Questo, non so quanti minuti c'è ancora. Hai ancora 3 minuti? 3 minuti. Li puoi utilizzare come vuoi. Ok, una barzelletta, no. Cos'altro dire? Magari perché sto se cercando di qualcuno, non rubare. No, se qualcuno in questi 3 minuti vorrebbe porre una domanda direttamente No, a Eros, se vuoi. piccole cose. Va bene, Diciamo prego. che io personalmente mi rifaccio di più all'esperienza anglosassone dei peer support, dove l'utente esperto ha più un rapporto one to one con la persona in difficoltà, dove la affianca di più. Potrebbe essere come succede in America, in Inghilterra e in altri paesi del nord Europa, che l'esperto, il peer support, non abbia delle relazioni con i servizi, perché l'utente può essere innanzitutto seguito da un professionista esterno ai servizi, e comunque non è detto, cioè per me non è scontato che io debba relazionarmi con i servizi. E diciamo che io poi sono vicepresidente di alcune associazioni che si occupano della salute mentale, di cui una ama Linea di Sconfine, dove il presidente è questo psichiatra, il dottor Bertali, dove insieme già da quasi 20 anni abbiamo fatto partire un progetto, uno dei vari progetti che facciamo, che si chiama Dolcemente, dove all'interno di un servizio pubblico offriamo con degli operatori professionisti, tutto a titolo gratuito, offriamo delle tecniche olistiche che secondo noi sono importanti per poter dare degli strumenti che possono dare la possibilità di superare certe difficoltà anche senza far uso di certi farmaci. Importante questo fatto che lo facciamo al Parco Basaglia, a Gorizia, dove c'è stata, come sapete, la scintilla di una grande riforma della psichiatria, e mi piace pensare che anche noi nel nostro piccolo, portando avanti certe cose all'interno dei servizi, stiamo lottando contro delle realtà mi copri le cose che devo leggere. No. E poi un'ultimissima cosa, mi sta capitando in questi ultimi mesi delle persone che hanno conosciuto l'attività che faccio, gli interventi che facciamo sia sul
sulla pagina Facebook dell'associazione nostra, ma anche su Made in Italy e altre cose, capita che persone familiari mi contattino per chiedere suggerimenti, per chiedere dove posso andare, mi chiedono nomi di specialisti. Per questo anche abbiamo fatto nascere da poco la RUN, che è un'associazione nazionale di utenti ed ex utenti. Secondo me una realtà che ha potenzialità. Rete Utenti Nazionale, RUN. RUN, Reti Utenti Nazionale, che ha delle grosse potenzialità alla quale possono partecipare, aderire solo persone che dichiarano di aver avuto, attraversato un certo disagio. E fra le altre cose che mi piace dire, mi piace pensare di poter offrire informazioni su diritti, su tutele, e per questo mi sento molto vicino alle vostre attività, alla vostra mission, cioè dove voi siete specializzati per certe cose che noi non possiamo avere il know-how, le conoscenze legislative che voi state sviluppando, e spero che possano nascere collaborazioni con voi come con altre associazioni, perché come ho detto l'altro giorno, importante secondo me per cambiare le cose nella salute mentale, questo cambiamento deve venire dal basso, bisogna fare una massa critica per cercare di far cambiare le cose. Grazie mille Eros, grazie. Ora diamo la parola a Susanna Brunelli, esperta. Scusami, prego. Posso farti la domanda che tu hai fatto a Camilla? Forse il microfono ci vuole. Si sente? Si sente? Ti giro la domanda che tu hai fatto a Camilla rispetto agli Opiscan. Cioè, qual è il... Giro la domanda. In su. Cioè, Più vicino. ok, la domanda è questa, cioè la stessa che tu hai fatto alla rappresentante di Opiscan. Te la ricordi? No, sembra. Tu hai chiesto... Ne ho fatto più di una. Sì, scusami. Tu hai chiesto se l'OP si rivolge a persone con disagio diffuso, come l'abbiamo chiamato oggi pomeriggio, cioè persone psichiatrizzate, e a che livello di disumanizzazione sono arrivate queste persone, la loro diagnosi, in poche parole. Non ho fatto io questa domanda? No. Sì, è comunque una domanda interessante quella dell'avvocato Trebeschi, ma credo che a questo punto, non so se Eros comunque si sente di rispondere. Dimmi, a che livello? Il livello di disgregazione della personalità, cioè Quali diagnosi hanno quelli che voi vi proponete di aiutare? Ogni genere di diagnosi? il paziente esperto si affianca a una persona in difficoltà. Qual è il livello di difficoltà, secondo la tua esperienza? Allora, secondo la mia esperienza ci sono vari tipi di esperti per esperienza. La mia visione, che non corrisponde alla visione maggioritaria in Italia, è di questa carta, dove in questa carta si dice l'esperto per esperienza può fare l'ESP anche per aiutare se stesso, perché aiutando gli altri aiuti te stesso in un percorso di recovery dell'altra persona. Io, ricevendo molte critiche, penso che se si vuole andare verso una professionalizzazione, un riconoscimento di un ruolo, la persona esperta deve già aver completato un certo percorso, una certa recovery, e deve anche dimostrarla nel tempo. Allora sì, mi posso considerare un esperto, perché ho già fatto un percorso e scelgo di accompagnare altre persone.
Personalmente posso dire, a seconda dell'esperienza che un esperto fa, soprattutto se è simile alla sua, è più capace o meno di aiutare persone in difficoltà. Mi è capitato di recente di seguire, per fortuna ero anche in compagnia di uno psicoterapeuta, un ragazzo che era totalmente in psicosi, no? Probabilmente per assunzione di sostanze dopo un rave, no? E ti posso dire personalmente che ho aiutato molto bene a gestire questa persona, ma è un percorso mio personale, non posso dire gli altri, anche perché io nella mia vita ho fatto anche 7 anni come operatore in una comunità per gravissimi, quindi non mi spavento nel gestire una persona totalmente in psicosi. E quindi la risposta è dipende da esperto ad esperto. Grazie Eros. Ora diamo la parola a Susanna Brunelli, esperta per esperienza. Prego. Buonasera a tutti. Allora, cosa significa essere e fare l'ESP in salute mentale? L'ESP è un acronimo che viene utilizzato per la maggiore per definire l'esperto in supporto fra pari, oppure esperto per esperienza. Esperto per esperienza significa che ha vissuto sulla propria pelle un'esperienza di disagio psichico e quindi non ha fatto studi, ma ha vissuto proprio l'esperienza proprio di disagio e che ha fatto un percorso di recovery e può mettersi a disposizione per accompagnare chi sta vivendo una situazione simile a quella che in prima persona con l'utilizzo del proprio sapere esperienziale, perché nel tempo ha sviluppato un sapere esperienziale. Recovery è un termine inglese utilizzato nel contesto psichiatrico per dire che la persona, una volta presa consapevolezza di sé, inizia un percorso di ripresa, di recupero della propria autonomia, o meglio ancora di trasformazione di questa esperienza. Un'esperienza forte abbastanza da rimanere sensibili a questo contesto estremamente difficile, ostico e molto spesso pericoloso, come abbiamo anche sentito alcune testimonianze. E quindi l'ESP ha una forte motivazione ad attivare quella che diventa poi una mission e il desiderio di portare la propria testimonianza e di distribuire speranza a chi ancora sta vivendo nel disagio psichico, dando valore prima di tutto alla persona, mettendo in secondo piano la diagnosi e l'etichetta che spesso gli viene appiccicata, cercando di abbattere lo stigma e molto spesso anche l'autostigma. E quindi io mi ritengo proprio un'esperta per esperienza e devo dire che ho rischiato proprio l'istituzionalizzazione, che è una parola lunghissima, ma rende l'idea, perché posso raccontare in breve come sono arrivata fin qui e sono molto felice di essere qui a parlare, anche se mi emoziona, anche se non sono abituata a parlare in pubblico, però è anche molto stimolante e gratificante e l'autostima si impenna, diciamo, come dice sempre mia sorella. E quindi non è così scontato riuscire ad uscire dalla rete della psichiatria, in quanto ritengo che la psichiatria sia un sistema fallimentare, proprio è fallimentare per come si esprime, per come si espone, per come
per quello che è, insomma, anche perché che conosco l'ambiente psichiatrico è da più di 25 anni, in quanto io sono una familiare, appunto. E nel 2017 sono caduta in una profonda depressione e ho vissuto 18 mesi di inferno, perché io lo chiamo proprio inferno, di cui 11 mesi ricoverata in SPDC in una clinica convenzionata di Verona, la mia città. Il periodo più brutto della mia vita personale, dico personale perché appunto avevo vissuto già l'esperienza con mia sorella e quindi ho visto proprio anche i passaggi della psichiatria, diciamo dal 96 fino ad ora, e secondo me non è cambiato poi, anzi è anche peggiorato. E io sono riuscita ad uscire, mia sorella no, perché si trova in una comunità psichiatrica e quindi ci sono state tutte delle vicissitudini familiari con effetto domino, perché quando si ammala un membro della famiglia, purtroppo anche i familiari poi ne risentono, perché non è solo il sintomatico, come si dice, no? Ma ha delle gravi conseguenze questa cosa. E quindi diciamo che ora ho 59 anni, ma la mia rinascita risale esattamente al 18 marzo 2019, momento in cui ho realizzato che la mia esperienza non doveva e non poteva essere fine a se stessa. Non si può rimanere indifferenti a esperienze di questo tipo. E solo chi ci prova può capire. Neanche un familiare può capire, perché io ero familiare prima, ma non riuscivo a capire il disagio di mia sorella. Quando sono entrata io in questa condizione qua, ho capito cosa poteva provare mia sorella e quindi alcune cose mi irritavano, tipo le ripetizioni, perché solitamente le persone che hanno disturbi psichiatrici hanno tendenza a ripetere molto spesso le cose. E io veramente mi irritava questa cosa. E io ho fatto la stessa cosa poi. È come se avessi ereditato il disagio di mia sorella. Nel frattempo poi, in questi 25 anni, ho preso in affido il figlio di mia sorella, che aveva 3 anni, mi sono separata, mi è cambiata la vita completamente e sono rimasta da sola con questo bambino che aveva 3 anni fino all'età di 21. E quando Taina prima parlava di liberare la casa, io poco dopo che ho liberato la casa di mia sorella, che c'erano tutti i suoi affetti, non è stato semplice, mi commuovo adesso, perché lì voleva dire che lì dentro c'era tutto, c'era l'emozione, c'erano tutti i sentimenti, c'erano... Insomma, ecco, vabbè. Comunque, tutto questo fa parte del passato. Ora sono un'altra persona, ho trasformato questa esperienza e il mio motto è: tutto è possibile. Perché se io sono qua adesso vuol dire che tutto è possibile, per chi crede, ovviamente. E molti mi chiedono come è stato possibile. Difficile da realizzare e anche complicato da spiegare. A chi non conosce il mio percorso di vita esperienziale ed esperienziale. E devo dire che se non fosse stato per le persone che mi conoscevano prima, io non so se sarei qua, perché se una persona valuta quello che vede in quel momento, perché se la persona mi valutava per quello che mi vedeva, io ero da cassonetto. Proprio sono arrivata a un termine dell'INPS non collocabile. Io sono risultata non collocabile.
quindi non adeguata al lavoro, non collocabile da nessuna parte, perché praticamente. Rifiuto proprio, rifiuto. In realtà anche io mi riconoscevo così perché non ero proprio in grado di fare niente, quindi mi sentivo veramente morta, separata proprio dalla vita. E io che ero stata la caregiver di tutta la mia famiglia, quindi da assistente ad assistita, ok? Quindi cos'è stato che mi ha tirato fuori da qua? Tanto devo dire grazie a mia sorella, quella più piccola di 13 anni, che si è tirata dietro tutto quello che io avevo fatto e lei ha tirato su proprio tutti i rifiuti a proposito di quello che si è trovata. E poi avevo amicizie che credevano in me, che sapevano com'ero prima, con la mia predisposizione, la mia creatività, le mie attività, la mia voglia di fare, il mio lavoro, insomma tutto questo. E non sono stati certo i farmaci, perché io sono stata costretta a prenderli, ma io ho sempre odiato i farmaci e per me erano delle armi, tanto più che posso dire rispetto a questa cosa che molto spesso i farmaci che ti danno servono da arma per suicidarsi, ok? Perché io ho provato il suicidio, ho provato a suicidarmi proprio, facendo uso dei farmaci, la famosa cura, ok? Quella cura che può diventare un'arma contro se stessi. Ma questa è un'altra storia. Ve la racconto l'anno prossimo, al prossimo convegno. Perché racconto questo? Perché prima di stare male, ero già equipaggiata, diciamo, avevo già delle mie convinzioni, avevo già una forma di fede, che la fede non è quella religiosa, quella dogmatica, ma la fede nel senso di credere in quello che facevo, che purtroppo in quel momento mi sono trovata in burnout, non sapevo più cosa fare, quindi sono caduta proprio in questo stato che è durato appunto 18 mesi. E non è stata proprio una passeggiata, ecco. Ho visto di tutto, di più negli SPDC, ho visto cose veramente che mi viene anche da ridere a pensarci. E anche molta tristezza comunque, perché bisognerebbe andare a farci un giretto proprio in un reparto psichiatrico per capire cosa vedi, cosa senti, cosa provi. Che dire? Aspetta un attimo. Sì, ancora un paio di minuti. Allora, volevo dire che quando accadono cose di questo tipo sembra che non ci sia un senso. Leggo adesso per velocizzare, come dico io, ma la vita non ti dà quello che tu vuoi, ma quello di cui tu hai bisogno, evidentemente. Sì, è una visione un po' particolare, ma paradossalmente io ringrazio quello che ho vissuto, perché non sarei quella che sono ora. Mi sono veramente liberata da tanti condizionamenti, perché spesso la malattia mentale viene da tanti condizionamenti esterni. E quindi mi ritrovo adesso ad essere in linea con la mia anima, faccio quello che mi piace, faccio quello che voglio, faccio quello che desidero e ringrazio per essermi così modellata, educata e migliorata. E se qualcuno mi chiede se sono felice, adesso io rispondo sì, sono felice. Non è che tutto è perfetto, perché gli eventi accadono, quindi come dire, è un continuo lavoro su me stessa e una ricerca costante del mio processo di crescita personale,
ma mi permetto prima di tutto di amarmi profondamente, di accettare i miei limiti e la mia condizione anche fisica, che non è perfetta. Ma questo, a proposito di malattia fisica, quando si è troppo stressati, quando si vive una situazione di stress costante, anche il fisico si ammala. Io mi sono ammalata di artrite reumatoide proprio nel momento in cui è iniziato tutto il processo di mia sorella, insomma, ecco. E quindi, vabbè, non mi spaventa esternare le mie emozioni, che sia tristezza, che sia gioia, che sia arrabbiatura. Non mi interessa quello che pensano gli altri di me e quindi racconto il mio vissuto in tutta tranquillità. Avere un'intelligenza emotiva è tutto questo, secondo me. Ecco, se qualcuno volesse contattarmi, la mia mail è susi.brunelli@gmail.com. E poi volevo dire, se ho tempo, un minuto, diciamo che sono arrivata quindi intanto ad informarmi e formarmi, perché è importantissimo formarsi ed informarsi. E lo dico sempre anche agli utenti che io incontro, che ascolto, no? Fate tante domande, quando andate alle visite fate domande, non siate così, tutto quello che ti dicono e va bene perché l'ha detto il dottore, ma chiedi cosa fa questo farmaco, quanto lo devo prendere, come lo devo usare, gli effetti collaterali. Il spirito critico proprio, no? Essere critici anche nei confronti di quello che ti dicono, farsi un'idea personale, non bere tutto come se fosse oro colato. Non mi interessa. Gli psichiatri lo sanno come la penso, perché io lo dico come la penso, quindi anche se sono aperta al dialogo e anche se, insomma, alcuni psichiatri, insomma, ecco, posso dire che comunque dopo, quando è che scopri che stai bene? Scopri che stai bene quando torna la creatività, quando torna la voglia di far da mangiare, quando torna la voglia di relazionarsi, perché le relazioni sono fondamentali. E quindi mi sono messa, scrivo degli articoli, collaboro con Made in Italy, che è un portale di informazione sulla salute mentale, collaboro con Marcello Maviglia e Laura Guerra, che è una farmacologa e biologa. E, ecco, quindi abbiamo anche elaborato un questionario proprio per le persone che fanno uso di psicofarmaci e lo stiamo divulgando. Questo è stato fatto proprio in collaborazione con due esperti per esperienza, io e Antonino Napoli, e Marcello Maviglia e Laura Guerra. Grazie Susi. Ecco, basta. Se volevo dire solo... Sì? No, posso? Sì, se è veloce. Niente. Quindi siamo pure arrivati al progetto EXIN, che il progetto EXIN inizieremo questo progetto formativo che è di, come dire, aiutami, è a livello europeo. Io quando finiremo questo congresso andremo a Bologna, inizieremo questo progetto formativo che è stato portato a conoscenza dal dottor Salamina di Torino, e questo progetto dal Ministero della Salute, appunto, e siccome a livello europeo io mi auspico che non sia quei corsi di formazione che fanno in Italia, ma che possano aprire le porte e la mente anche degli utenti che parteciperanno, che siamo in 22, c'è stata una selezione e siamo stati selezionati in 22 persone, insomma, e durerà un anno e quindi impareremo. Cosa impareremo? La recovery, lavoreremo la nostra esperienza personale, ci addentreremo nell'esplorazione del nostro vissuto, l'empowerment, l'advocacy e i diritti dell'iniziazione, come accompagnare e supportare,
come far emergere le proprie risorse, come intervenire durante una crisi e tanto altro, insomma. Sono certa che sarà un'esperienza che ci farà fare un altro passo evolutivo da mettere a disposizione di chi ancora sta vivendo nel disagio. Grazie Susanna. Grazie per l'ascolto. Beh no, devo dire, Susanna. se sono qua, grazie a Diritti della Follia, noi siamo iscritti a Diritti della Follia perché proprio pensiamo e crediamo che conoscere anche quali sono i nostri diritti è molto importante, quindi è fondamentale. Grazie Ok, mille. Grazie Diritti della Follia. Grazie a te Susi, grazie a Eros. Ora vediamo se in collegamento ci sono gli amici dell'ENUSP. Dovremmo avere in collegamento per la rete parte del direttivo di ENUSP, quindi Stephanie Hooley, che è la Deputy Board Member, quindi fa parte quindi del consiglio direttivo. Dovrebbe essere già collegato, se è rimasto collegato con noi, l'amico della Serbia, che è vice membro del consiglio di ENUSP per l'Europa sudorientale, Miroslav Misic, e dovrebbe esserci in collegamento anche Joelin Santegoez, che fa parte del VNUSP, che praticamente è la rete mondiale degli utenti sopravvissuti alla psichiatria, WWNUSP. Tutti e tre comunque fanno parte dell'ENUSP, quindi anche compresa Joelin Santegoez. Ora io darei immediatamente la parola a Stephanie, spero che sia collegata. Stephanie, can you hear me? Grazie, sì. Ah, do you speak Italian? I No, didn't know. I wish I did. Thank you so much for being here. Welcome to Italy, to Sardinia, and to Cagliari. Thank you very much. I hope you didn't stay too much in the room waiting for us, but here we go, and I'll give you immediately the possibility to talk about this network. Okay, I translate as you know your words immediately. Okay, thank you very much. Go on, please. Okay, just to start, after that very poignant presentation by Suzanne, because I can understand a little Italian. It's hard to follow, and I understand. Yes. Yes, Do just you a want moment. to- Yes, lei è rimasta molto colpita dalla presentazione di Susanna, perché lei comunque un pochino capisce l'italiano. Ok, thank you. See, very poignant. And thank you for your invitation. I myself am a survivor of psychiatry. Sono una sopravvissuta della psichiatria. Grazie per And l'invito. I was hospitalized without my consent 3 times in 3 different Sono countries. stata ospedalizzata per 3 volte senza il mio consenso in 3 differenti paesi. So I have some international experience. Ho quindi un'esperienza internazionale riguardo a questo ambito. And often it's because of the horrible way we are treated Quindi that we become activists. conosco la maniera orribile in cui appunto si viene trattati, to improve things. e quindi mi sono impegnata per migliorare lo stato delle cose. So I'll share a little presentation with you with some pictures. Ok, io quindi condividerò con voi una breve presentazione e anche delle slides sul display che condividerò insieme a voi. Okay? Ok. So ENUSP L'ENUSP è stata fondata over 30 oltre a years 30 ago anni fa, in nel 1990, 1990, when
psychiatric Quando i survivors sopravvissuti alla in the psichiatria nei Netherlands Paesi Bassi decided to form a decisero di European-wide formare una rete europea di organizzazioni nazionali e locali di utenti, ex utenti e sopravvissuti alla psichiatria in tutta Europa, insieme a singoli membri non appartenenti a un'organizzazione. All'inizio la rete operava su base informale e nel 1998 l'ENUSP è stata ufficialmente registrata come ONG con status legale. L'ENUSP è l'unica organizzazione non governativa europea indipendente, composta esclusivamente da utenti, ex utenti e sopravvissuti alla psichiatria. Quando diciamo indipendente, intendiamo un'organizzazione che non dipende da finanziamenti dell'industria farmaceutica o da altri specifici gruppi di interesse. Il nostro obiettivo è quello di sostenerci reciprocamente nella lotta personale, politica e sociale contro le ingiustizie e le discriminazioni che le persone etichettate con diagnosi psichiatriche devono affrontare e migliorare la nostra situazione e i servizi che vorremmo, rifiutando legittimamente quelli che non vogliamo, in base alla nostra volontà e alle nostre preferenze, come recita la Convenzione ONU dei diritti delle persone con disabilità. Per me, diventare membro dell'ENUSP e avere l'opportunità di lavorare solo con persone con esperienza diretta in psichiatria, che rappresentano gli interessi della nostra comunità, è stato assolutamente fantastico e un autentico cambiamento. La maggior parte delle organizzazioni di utenti sono ibride, quindi con professionisti e familiari, a volte in minoranza, che sono anche membri insieme alle persone che hanno vissuto esperienze in prima persona. Questo può essere utile per organizzarsi, soprattutto all'inizio della vita di un'organizzazione, ma significa confrontarsi con altri interessi e doverli tenere in considerazione. Anche se possiamo avere alcuni obiettivi in comune, possono verificarsi problemi di cooperazione e di rappresentanza fiduciaria. Ma recentemente vediamo che queste stesse identità possono essere ibride, con i familiari e alcuni professionisti che escono allo scoperto e sono disposti ad accettare e parlare della propria identità di utente sopravvissuto. Spetta a ciascuno decidere come identificarsi in momenti diversi della propria vita, utente, ex utente o sopravvissuto alla psichiatria, persona con disabilità psicosociale. In termini di disabilità, sentite bene questa definizione, l'ENUSP intende il modo in cui una persona viene handicappata dalla società e spesso rifiutata per il fatto di essere diversa e non come un problema o una menomazione inerente alla persona stessa. Le persone possono essere temporaneamente disabili per molte ragioni e la Convenzione delle Nazioni Unite è stata di grande aiuto per far capire l'approccio sociale e il cambiamento di paradigma necessario, allontanandosi dall'approccio biomedico. Spesso le persone sentono la loro identità ridotta a un'etichetta diagnostica, anche presentandosi come bipolari o schizofreniche, e questo non le aiuta ad andare avanti e a riprendersi la vita. ENUSP ritiene che noi siamo persone con una visione e una conoscenza unica del sistema di salute mentale e di assistenza sociale basate sulla nostra esperienza. E questo è ciò che conta di più, niente su di noi senza di noi, come diciamo noi. L'ENUSP ha membri in 32 Stati europei, oltre l'Unione Europea. Attualmente abbiamo 35 organizzazioni associate e oltre 50 membri individuali. L'ENUSP è divisa in 6 regioni geografiche che sono rappresentate nel nostro consiglio di amministrazione. In alcune regioni, come il nord-est e il sud-est dell'Europa, non è facile per gli utenti, gli ex utenti e i sopravvissuti alla psichiatria organizzarsi e dobbiamo trovare il modo di incoraggiare l'azione di base.
Ma anche in Europa occidentale non è sempre facile a causa delle discriminazioni che subiamo e della mancanza di risorse. Ci auguriamo che Diritti alla Follia, che ha raddoppiato il numero dei suoi membri rispetto all'anno scorso, cioè da quando siete entrati a far parte dell'ENUSP, permetta di unire persone con esperienze vissute simili in tutta Italia e vi auguriamo di poter contribuire alla nostra causa. Passo ora la parola a un membro del Consiglio dell'ENUSP, Jolien Santegoetz, olandese, che è anche co-presidente della rete mondiale degli utenti e dei sopravvissuti alla psichiatria. Mi sto emozionando, ragazzi, per fornirvi alcuni dettagli sulle attività e sulle azioni dell'ENUSP. Grazie Stefani. Diamo ora la parola a Jolien Santegoetz, che mi ha inviato stamattina un testo e proprio al lampo sono riuscita a tradurlo. Datemi un secondo. È collegata a Jolien? Thank you. And thank you, Stephanie. Can you hear me? Yes, we can hear you. Okay. Just a moment, because the video is not on. Just a moment, Jolien. Can you see my presentation? Yes, I got it. Thank you very much. I mean, can you see on the screen? Still? No, yes, the previous. Yes, let's continue. Yes. Okay, great. You have to close your presentation so we can see in this way, Jolien. Presentation, okay? I will close it before in a few minutes. Ok, thank you. La chiudo in un paio di minuti. Thank you, Stephanie, and thank you, organizers. Grazie gli organizzatori. I'll explain a bit more about the key activities of ENUSP. L'ENUSP, prego, ENUSP è composta da organizzazioni e individui che sono partiti dalla base. L'esperienza vissuta ha spinto tutti noi. Scusate un secondo, me li puoi togliere per cortesia? Grazie mille, Susi. A intraprendere azioni per cambiare il sistema. All'interno dell'ENUSP è presente un patrimonio di esperienze e lo scambio di informazioni e la conoscenza delle attività degli altri è sempre stimolante. Attraverso lo scambio si possono conoscere le buone pratiche che vengono attuate in altri paesi o apprendere discussioni molto riconoscibili come quella sulla sicurezza pubblica, che oggi è un argomento di tendenza per i politici quando si tratta di bisogni di salute mentale. Le attività principali dell'ENUSP sono definite e modellate da persone con esperienza diretta. Uno dei temi chiave affrontati dai membri dell'ENUSP in tutta Europa è la campagna contro i trattamenti forzati, che comprende la lotta a tutte le ingiustizie che si verificano nei servizi psichiatrici, come l'internamento, la contenzione, la somministrazione forzata di farmaci, nonché terribili abusi, violenze e persino morti in psichiatria. In generale, questi trattamenti forzati rientrano nella definizione di tortura dall'articolo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e devono essere proibiti e vietati. L'ENUSP si batte per la piena abolizione dei trattamenti forzati e dell'istituzionalizzazione forzata. Thank you very much. I go on. Nel corso degli anni ENUSP ha chiesto l'abolizione di tutti i trattamenti forzati su diverse piattaforme, tra cui gli incontri con gli organi dell'Unione Europea come il Parlamento Europeo e la Commissione Europea, ma anche con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Ufficio dell'Alto Commissariato dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e il Consiglio d'Europa. L'ENUSP ha lavorato con particolare impegno per bloccare il progetto del protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo del Consiglio d'Europa, che cercava di legittimare i trattamenti forzati e l'istituzionalizzazione forzata, nonostante la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità proibisca di fatto qualsiasi misura involontaria, ad esempio attraverso l'articolo 12 e 14.
L'ENUSP ha inviato lettere alla Corte europea dei diritti dell'uomo in varie occasioni, come amicus curiae, su alcuni casi individuali, ovvero lettere legali che possono aiutare la Corte a interpretare determinate situazioni. L'ENUSP ha anche inviato un intervento di come terza parte alla Corte europea dei diritti dell'uomo in merito alla bozza di protocollo aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo, illustrando nei dettagli giuridici perché è in contrasto con la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e perché l'Europa dovrebbe assumere un ruolo guida nell'abolizione di tutte le forme di misure involontarie nella cura della salute mentale. Un'altra questione chiave è la deistituzionalizzazione, il che significa che l'ENUSP sostiene la chiusura di tutti gli istituti in cui le persone sono segregate ed escluse e dove spesso sono trattenute contro la loro volontà. Il ricovero in un istituto è di per sé una violazione dei diritti umani, poiché nega alle persone il diritto di partecipare su base di uguaglianza con gli altri nella comunità, che è obbligatorio ai sensi dell'articolo 19 della CRPD. L'ENUSP ritiene che la sola umanizzazione e riqualificazione degli istituti, scusate la traduzione, non porterebbe comunque a un sistema conforme ai diritti umani e pertanto ne sostiene la completa abolizione di queste istituzioni totali. L'ENUSP collabora con altre organizzazioni europee di persone con disabilità, come l'European Disability Forum, EDF, che riunisce molte organizzazioni per i diritti delle persone con disabilità in Europa, e siamo a fianco per chiedere la deistituzionalizzazione e tutti gli altri diritti umani. La mancanza di protezione legale e sociale all'interno dei servizi psichiatrici, soprattutto e delle strutture, è un'altra questione fondamentale. C'è una mancanza di umanità in quasi tutti i servizi e anche una mancanza di monitoraggio e di accesso alla giustizia. Molto spesso le persone non sanno nemmeno quali sono i loro diritti o non hanno idea di come ottenere un supporto legale e non hanno modo di uscire dalle orribili posizioni in cui si trovano. Le testimonianze e le foto o i video scattati illegalmente, tra virgolette, continuano a dimostrare ciò che sta accadendo e per le persone con esperienza diretta solo poche parole o immagini possono parlare più dei libri. Siamo esperti grazie alla nostra esperienza vissuta e collettivamente possiamo fare di più che da soli. L'ENUSP consulta i suoi membri su vari argomenti, come recentemente con un sondaggio e una serie di incontri sull'attuazione della CRPD. Abbiamo partecipato, come ho detto stamattina, anche noi. Le informazioni raccolte da queste indagini saranno utilizzate per comporre il rapporto ombra, lo shadow report, un rapporto parallelo dell'ENUSP sull'attuazione della CRPD delle Nazioni Unite da parte dell'Unione Europea, in vista della seconda revisione del rapporto appunto a livello europeo, prevista per il 2023. L'attività di advocacy dell'ENUSP ha avuto successo in diverse occasioni. Di recente il tono dei dibattiti in seno al Consiglio d'Europa ha iniziato a spostarsi da un'unica attenzione alla coercizione a un'attenzione alle misure volontarie, un risultato visibile dell'attività di advocacy dell'ENUSP e dei nostri alleati. Non abbiamo ancora finito, ma è un passo molto significativo. Il nostro obiettivo è garantire che le persone con disabilità psicosociale, aggiungo io perché comunque è sempre sottinteso, possano godere degli stessi diritti degli altri nella comunità su base paritaria, non più tortura ed esclusione, ma inclusione e sostegno. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità ci offre una solida serie di argomenti legali in linea con i nostri obiettivi e ogni articolo della CRPD è importante per noi per porre fine alle violazioni dei diritti umani nei servizi di salute mentale europei. L'articolo 12 sulla capacità giuridica è prezioso per noi, così come l'articolo 14 sul diritto alla libertà e alla sicurezza.
e l'articolo 15 sulla libertà dalla tortura. Altri articoli importanti sono l'articolo 13 sull'accesso alla giustizia, il 17 sull'integrità e l'articolo 19 sulla vita indipendente e l'inclusione nella comunità. Come ho detto, tutti gli articoli della CRPD delle Nazioni Unite sono rilevanti per l'ENUSP e noi sosteniamo i nostri membri nel conoscere meglio la CRPD delle Nazioni Unite e i processi di rendicontazione ombra, Shadow Reports, oltre che nel difendere i nostri diritti umani. Passo ora la parola a Miroslav Misic, membro del Consiglio ENUSP della Serbia. Thank you very much, Jolene. Thank you very much. Just a moment, I take my translation. Just a moment. Little bit confused. Okay, Miroslav, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, thank you very much for having been here with us for this session. I'll give you, okay. You can start. Thank you. You may start. Okay, so let's make it this way. Just read it in Italian. Okay. Marvelous. Okay. Me? Do you mean me? And not you? Yes. Do you mean me? Yes, yes. Ok. Lui preferisce che la legga direttamente io in italiano senza il suo sottofondo in inglese. Ok. Scusate un secondo, perché ho troppe cose, pure che mi cade il telefono. Ok. Cari amici e colleghi, è per me un onore rivolgermi a tutti voi in un contesto, in un evento, in una situazione così importanti. Il mio tempo è limitato a soli 5 minuti, quindi veniamo al punto. A gennaio compirò 44 anni. In questo periodo di tempo ho capito una cosa importante, e cioè che questo nostro mondo è basato sulla dualità. Se c'è la sinistra deve esserci la destra, se c'è l'alto deve esserci il basso, se c'è la femmina deve esserci il maschio. La parola nostro, tra virgolette, lui me l'ha segnalata nell'invio, è un termine maschile accanto alla parola lei, che è femminile. Cosa c'entra tutto questo con le nostre attività? Provo a spiegarvelo. In Italia avete la salute mentale, l'ha messo tra virgolette, e diritti alla follia, e l'ha messo tra virgolette. Non ci conosciamo con lui, Lui si è documentato su quello che è l'Italia, ovviamente. Due opposti, perché è come sono opposti. Mi piacerebbe dire che i cambiamenti più importanti nel sistema psichiatrico italiano sono il risultato dei numeri dei TSO, si dice in inglese CTO, Community Treatment Order, okay? Ma non sarebbe vero. In realtà i dati sui TSO in Italia sono semplicemente la reazione alle decisioni della psichiatria e del governo italiano. Giuro che non ho suggerito niente, tutta farina del suo sacco. Non prendetemi troppo sulla parola, però. Credo che negli anni 70 in Italia sia stata emanata una legge che vietava nuovi ricoveri nei grandi istituti manicomiali. Allora le famiglie degli utenti dei servizi psichiatrici si chiesero come avrebbero fatto quando i loro parenti si fossero ammalati, tra virgolette, di nuovo. Prima di allora si erano abituati al fatto che i loro parenti avrebbero semplicemente trascorso 1, 2 o 3 mesi nell'ospedale psichiatrico. Poi, dopo qualche tempo, sarebbero stati rimandati a casa dalle loro famiglie. Dopo l'adozione di questa legge, questa cosa non fu più un'opzione né per le famiglie né per gli utenti. E allora famiglie e utenti hanno cominciato a riunirsi. Prima in piccoli gruppi per parlare dei problemi e delle possibili soluzioni. Quindi c'era un problema e c'erano alcuni gruppi di persone che cercavano delle soluzioni. Ancora una volta due opposti. In un determinato discorso ci può essere un unico aspetto. Allora qual è?
Mi è stato detto che state pensando di organizzare, si riferisce a Diritti alla Follia, un'associazione nazionale, lo siamo già in realtà, questo è il mio commento. Quindi tutto ciò che ho detto è un consiglio importante per tutti voi, che mi sarebbe piaciuto avere 10 anni fa. Per semplificare al massimo le cose, lasciatemelo dire in questo modo. Il sistema della psichiatria crea problemi cercando di risolverne altri. Il nostro compito, attraverso il nostro lavoro, le nostre attività e le nostre organizzazioni, è quello di trovare soluzioni a questi problemi. Il mio consiglio è quindi il seguente: qualunque cosa abbiate in mente, se appunto si riferisce a tutti noi, per la vostra associazione nazionale, ma può essere riferito secondo me a qualsiasi associazione, non solo Diritti alla Follia, questo consiglio, tenete presente che dovete fornire le migliori risposte ai nostri problemi, e parla da utente. Lasciate, o ex utente, non lo so, lasciate che questo fatto sia la vostra linea guida. Grazie a tutti per l'attenzione, questa è l'essenza della mia esperienza, perché ho avuto solo 5 minuti per rivolgermi a voi. Se ci sono domande tecniche, organizzative o di altro tipo, risponderò. Vi amo tutti, amo l'Italia. Thank you very much. Thanks a lot. Is there... Ok, c'è una domanda dalla stanza Zoom dal dottor Marcello Maviglia, che può, secondo me, porgerla già in italiano, ma se ci sono no, Miroslav Maviglia, doctor, wants to ask a question, and I was wondering if he, because he is an Italian abroad, if he could ask a question directly in Italian, or do you prefer in English? I will not understand it in Italian because my Italian is not. No, va bene, Scusate. ok. Michele, I asked him because I knew he understood a little bit, so I tried. Ok, ok. Prego, dottor Maviglia. Sorry, just a moment, because Mr. Maviglia isn't here. We have another question. Abbiamo un'altra domanda from Mr. Capano, who is a lead member of our organization, and he is also a lawyer. Prego, Michele. Sud-orientale. Christina, we can't hear. Yeah. Can you translate for us? È la stessa esperienza di Diritti alla Follia in Italia o c'è un confronto proficuo, diciamo così, possibile con la psichiatria organizzata negli altri paesi di cui lui si occupa nella sua responsabilità nell'EUS? Okay, Mr. Capano is asking if the difficulties we had with the organized system of public psychiatry in Italy are... Okay, the impossibility of to have a dialogue with the organized Italian public psychiatry. Did you have the same difficulties or impossibility to face with the same system? I know it's not the same in your country, but did you have the same difficulties in your country? Just a moment, because okay. The question for who are you addressing to? Somebody has to answer the question, or all of us at the same at some point. Yes, it's for you. For me. Yes.
In your Thank country, yes. you for the question. We made a national association 10 years ago. La nostra associazione l'abbiamo creata 10 anni fa. Believe it or not, Italians helped us form it, organize it, finance it. Excuse me, I didn't understand. Can you repeat, please? Believe it or not, Ah, vi piace o no? Italians helped us develop it, organize it, finance it. Ok, l'Italia ci ha aiutato a livello finanziario. Passiamo dall'organizzazione della Serbia, Ok, prego. Ok, go on. Why did we form it in first place? Because we needed some organization to stand up in front of the government and the Ministry of Health and say, here we are. Sì, avevamo bisogno di un input, quindi di fronte al governo per dire ci siamo, esistiamo. And we had not difficulties, but impossible situation with our governmental and mental health system in general. And that is why my speech was so much about differences. Salute mentale e diritti alla follia. Okay. Because they are two opposites. Certo, we understand, ok, thank you. Ci sono... Certo. Yes. Maria Rosaria, just a consideration about this. The last project, Italian project, she says was to support, to finance an asylum where? In Ruanda. Ok. Ci sono domande anche per Stefani Giolin? Ti riferisci a ENUSP oppure alla VNUSP? Ok. This is... Okay, we have a question for Jolene from this is from also from Mr. Capano, who is a lawyer. He wants to know if VNUSP, WNUSP, has a collaboration with the Health World Organization. Yes, definitely. The World Network of Users and Survivors of Psychiatry has actually some close ties with the World Health Organization, but then mainly the Department of Quality Rights. Sì, questa collaborazione avviene all'interno del progetto internazionale Quality Rights, che poi aveva elaborato appunto di recente l'Organizzazione Mondiale della Sanità, quella guida Quality Rights, ok? And also the World Health Organization is still working on bringing more guidance to foster the CRPD coming into reality. Ok, e quindi la OMS, grazie anche al loro input a livello mondiale, sta elaborando nuove linee guida in linea con i principi della CRPD. But to be complete, the World Health Organization is a very big organization with thousands of people working there, I suppose. And there's only a couple of desks that have progressed to move beyond the medical model. Sì, questa organizzazione ovviamente è molto ampia, ma ci sono comunque alcuni pochi desks, tavoli, sì, che vanno nella direzione oltre ai modelli, quelli biomedici, ecco, pochi comunque. Prego, please go on. Yeah, so the World Health Organization is so big that it's better to specify
which bodies we work with and some bodies we don't work with. Ok, è un'organizzazione talmente ampia che noi individuiamo quali sono appunto i settori con i quali gradiamo collaborare e quelli con cui non ci interessa. Ok, thank you very much, Joelyn. And INUSP also works with the World Health Organization. Anche ENUSP, dice Stefani, lavora con l'Organizzazione Mondiale della Sanità. And the WHO Mental Health and Substance Use Department. Could you repeat, please, Stefani? The WHO Mental Health and Substance Use Department. Ok, lavora col Dipartimento della Salute Mentale dell'OMS e con quello delle dipendenze da sostanze. De non dipendenze, utilizzazione di sostanze. It's a better way to say this with WHO. And WHO really is a player that tries to get our input, tries to have a meaningful relationship with our organizations and our opinion. They're interested in our opinion. Sì, sono interessati ovviamente alle opinioni della loro rete, dell'ENUSP, quindi. Much more than the national ministries of health. Molto di più del Ministero Nazionale della Sanità. Just a moment, Stefani, un attimo. No, vai. Dimmi. Can I come back into this issue also? Yes. Because I know that some Italian psychiatrists have taken the lead in starting this MH Global Action Plan, MH GAP program, with the World Health Organization. Excuse me, Which, maybe Luska, did you sì, che ci sono, è al corrente che alcuni psichiatri italiani hanno preso la leadership nello sviluppare con l'OMS un programma che si chiama MH-GAP. Yes, and it's the Global Action Plan. Ed è un piano d'azione globale. And for example, they say that everybody has the right to mental health treatment. So they want to export psychiatric institutions all over the world, which we don't agree to. E dicono che ognuno ha diritto alla salute mentale, a un trattamento, e quindi vogliono esportare un sistema psichiatrico ovunque. Noi non siamo d'accordo con questo approccio. So within the World Health Organizations, there's different projects. And some of them we like and some of them we don't like. E quindi ci sono diverse tendenze, diversi progetti all'interno dell'OMS stesso. Jolene, there is a question here from the audience. Allora, piccola, però bisogna dire, ecco, Luska, se tu magari... Quindi, premesso che noi, Diritti alla Follia, ci proponiamo di documentare all'ENUSP, alla WUSP, che gli istituzionalizzati in Italia oggi, nel 2022, sono più degli istituzionalizzati prima della legge Basaglia, la legge del 78, sono gli stessi istituzionalizzati come numeri che c'erano quando c'erano i manicomi. L'immagine che loro, dal loro osservatorio, hanno dell'Italia sotto il profilo, diciamo, della coercizione, dell'istituzionalizzazione su questo terreno, qual è? Okay, knowing that the reality in Italy is that Diritti alla Follia can prove with data that the numbers of people institutionalized in 2022 is the same, if not higher than 78 when there was the Italian reform from Basaglia. So this is the reality. What is the perception from your perspective of actually the Italy reality? Yeah, well, we know there's indeed a split reality because, of course, Trieste is promoting their practice
and saying they abolished hospitals. But we are very happy that user organizations can tell us the real truth, that they have not been abolished. C'è una realtà doppia, da una parte c'è una promozione del modello Trieste che viene riconosciuto, promosso e così via come una buona pratica, e d'altra parte loro invece sono molto contenti di conoscere attraverso associazioni come la vostra quella che è la realtà effettiva e che nonostante la chiusura dei manicomi queste situazioni continuino. And then when I visited Trieste and I saw a forensic ward which had supposedly open doors, we realized it was far away in the mountains, so you still are basically locked up there because there is no way to leave. E quando ho visitato Trieste e ho visto che comunque ci sono nei dipartimenti forensici le porte chiuse, abbiamo realizzato che comunque non c'è quella libertà. Aperte. And the community yes, sorry. Porte and the aperte. community centers we saw are like small hospitals. We have seen people being drugged against their will in these Trieste community centers. Abbiamo visto delle persone insomma trattenute contro la loro volontà anche nei centri delle comunità. So as a user, we can see they promote a beautiful story, but reality is different. Quindi come utenti vediamo che viene promossa una storia bellissima, ma la realtà è diversa. Excuse me, I would like to add just one thing to that question, if you allow me. Yeah. You users in Italy have one problem considering that viewing of Italy mental health service and that kind of related questions. Voi utenti italiani avete un problema nella maniera in cui guardate alla salute mentale in Italia. Because this is why it happens, because your officials, your doctors, specialists, talk about Goritsa even till this day. And that is history. Even then when it was happening, it was not perfect. So we all outside think that it is magnificent in Italy. Everything is okay. And I saw your faces of this couple of people, and I saw their emotions. And I realized it's I vostri ufficiali, dottori e specialisti presentano insomma i servizi in Italia come modello perfetto, ma io ho visto la realtà di alcune persone. So we cannot reach to you because we think, okay, Italy, Franco Basaglia, tralala, it's perfect, but it's not. Okay, You know. La stessa, insomma, c'è questo modello, ma there is a question here. I also wanted to say that. Sorry, Stephanie, there is a question, and But then it's about this. Inus is very happy that Dirita alla Follia is now a member. Enus è molto contento che ora Diritti alla Follia è un membro, Because we want to see Italy organize, become bigger, like other countries with the user survivor movement. perché vogliamo vedere l'Italia crescere a livello di associazionismo con utenti e ex utenti. And you can unite small initiatives in Italy, bring them together. E potete Allo- unire delle piccole iniziative in Italia e metterle insieme. One question here. Una nota è che tra l'altro a Trieste c'è un direttore del Dipartimento di Salute Mentale che è chiaramente diciamo orientato in senso biomedico. Yeah, there is a comment here from the audience that at Trieste now the current director of the mental health department is actually oriented towards the biomedical model. C'era Eros che chiedeva, scusa Miliuska, se siccome si è parlato da parte di Jolin di psichiatri italiani che esportano il modello Italia,
Jolene, you mentioned those Italian psychiatrists leading this cooperation with WHO about the MHE-GAP program. They would like to know if there are any actual names for these Italian psychiatrists. Well, at that time, it was the same group of Roberto Mazzina and his friends from Trieste. They always, when we meet with them, we ask, where are the users? And then they say, oh, users don't want to join. Okay, so So that's why it's so good that you are organizing yourself to prove that what he's saying is not true. Ok, so quindi Mezzina, non ho capito se c'era un secondo nome, e ogni volta che lo incontriamo chiediamo ma dove sono gli utenti? E lui ci dice ma gli utenti non vogliono essere coinvolti. E quindi è un bene che voi vi stiate organizzando qui, via Diritti alla Follia. Okay, thank you very much, dear friends. Thanks a lot also to Liuska, because okay, thank you, Jolene, thank you, Stephanie, thank you, Miroslav, okay. Thank you, and have a wonderful... Bye-bye, ok, thank you very much. Ok, siamo perfettamente nei tempi, ho perso un po' il programma, ma credo che fossero gli ultimi interventi, scusate, ora do uno sguardo. Ok. Ora sì, con piacere. Ora io do la parola a Liuska Sanna, che fa parte dell'organizzazione Mental Health Europe, come dicevo prima. Tu mi devi scusare profondamente, avevo preparato una piccola introduzione, non la trovo, ma so che non ti tu preoccupare, farai non ti ovviamente al preoccupare. posto mio. Ti ringrazio, Sì. prego Liuska. Mi hai presentato in parte, poco fa aggiungo che faccio parte del mondo variegato degli esperti per esperienza, come l'ha definito Eros, ancora in cerca di allinearsi con la sua anima, come ha detto Susanna, quindi riprendo alcune delle figure portate qua. Allora, sono alla Mental Health Europe, Salute Mentale Europea, da un paio d'anni, dopo aver lavorato per 20 anni in altre ONG internazionali, e quando sono arrivata qui mi sono detta ho trovato il mio posto. Sono capo delle operazioni, c'è tutta una parte noiosa di amministrazione e finanze, la parte più eccitante del mio lavoro è lavorare con i membri, collaborare con i membri, e poi sono anche la leader del nostro programma di co-creazione. Allora, prima di tutto sulla salute mentale europea, siamo la più grande rete europea che, al contrario di ENUSP, in realtà mette insieme diversi attori in questo campo, quindi tra i nostri membri abbiamo delle persone con esperienza vissuta, i loro familiari, sostenitori, è da un po' che usiamo questo termine, mi riferisco a quanto detto oggi, al fatto che non possiamo guardare solo ai legami di sangue, ma bisogna guardare ai legami di affetto. E poi abbiamo operatori di servizi sanitari, sociali, attivisti di diritti umani. Perché? Perché in realtà pensiamo che per smuovere le cose bisogna lavorare insieme e con una visione comune, nonostante le grandi difficoltà ovviamente di mettere insieme i diversi punti di vista. Lavoriamo da più di 35 anni in un po' più di 30 paesi paneuropei, e abbiamo un po' più di 70 organizzazioni, più tutta una serie di membri individuali. Le nostre priorità si basano su un fondamento molto semplice: partire dalla persona, che sembra una cosa così banale, facile da fare, e invece se continuiamo a ripeterlo è perché non viene fatto. E da questa base parte il fatto che ci focalizziamo tutto il nostro lavoro sui diritti umani. Quindi avete già menzionato la famosa convenzione sui diritti delle persone con disabilità, che è la nostra Bibbia in realtà. È una convenzione che promuoviamo ovunque, in qualsiasi arena politica, capacity building e così via. E quella è la nostra base.
L'altra nostra base è la promozione del modello psicosociale. Per questa ragione siamo un'organizzazione indipendente, quindi non prendiamo finanziamenti dalle compagnie farmaceutiche o da altri settori industriali della salute che potrebbero compromettere le nostre attività, ed abbiamo anche altri accorgimenti etici riguardo ai finanziamenti che riceviamo. Modello psicosociale perché? Beh, di nuovo, se vogliamo mettere la persona al centro, appunto non aderiamo e vogliamo offrire alternative al modello biomedico secondo il quale il problema è con la persona, è della persona, viene dal cervello, dai geni, e non tiene conto invece del fatto che la persona è un essere sociale e quindi ci sono tutta una serie di fattori che hanno un impatto sulla salute mentale delle persone. Un altro pilastro del nostro lavoro è la co-creazione. Che cos'è co-creazione? Avete sicuramente sentito diverse definizioni, la più nota co-production, coproduzione. Noi abbiamo sviluppato la nostra definizione, che vuole andare oltre l'empowerment delle persone con esperienza vissuta, che rimane una cosa assolutamente necessaria e sulla quale continuiamo a lavorare. Però non è sufficiente creare appunto degli utenti, degli ex utenti empower, che sono appunto mi scuserete per l'uso dell'inglese, ma lavoro da più di 20 anni in inglese e quindi advocate. Guardi, ho fatto la traduzione in italiano, tra l'altro avevo una presentazione che non si vede nello schermo ma che vi può essere mandata, e quella in sardo sarà un po' più difficile. E quindi da un lato non possiamo solo aiutare le persone con esperienza vissuta a essere protagonisti, ma dobbiamo anche educare, formare gli altri attori a lavorare insieme. E quindi il nostro concetto di co-creazione è appunto questo, di veramente facilitare il dialogo e la cooperazione tra tutti questi diversi attori. L'altro pilastro è la lotta al stigma e discriminazione, quindi abbiamo veramente un'attività di comunicazione molto intensa a questo livello. Uno degli esempi è due esempi principali: la nostra settimana a maggio dedicata alla nostra campagna sulla salute mentale. Ogni anno abbiamo un tema specifico ed è una grandissima campagna soprattutto sulle reti sociali che coinvolge veramente un grande numero di persone, di attori, di politici a tutti i livelli. E che è molto seguita. Quest'anno uno degli aspetti della nostra promozione, insomma, della nostra lotta allo stigma e alla discriminazione è proporre delle narrazioni e dei linguaggi diversi. Quindi facciamo molta attenzione al linguaggio che utilizziamo. Non utilizziamo mai le parole disordine, malattia, perché appunto non vogliamo attaccarvi delle nozioni di stigma e quindi è un lavoro continuo che facciamo anche con tutti i diversi attori con i quali interagiamo. Guardate che se voi usate questo termine viene percepito o significa questo, quindi è un lavoro continuo che facciamo. Quest'anno stiamo sviluppando addirittura un glossario molto comprensivo, perché abbiamo già dei documenti su queste cose, ma sentivamo il bisogno di rivederlo e soprattutto di ampliarlo, e quindi proprio vogliamo fornire un glossario che qualsiasi attore nel settore possa usare, con spiegazioni dietro i termini, e negli anni futuri intendiamo tradurlo in diverse lingue in collaborazione con i nostri membri, perché oltre alla traduzione linguistica c'è anche bisogno di un contesto culturale.
E infine l'altro pilastro sono i servizi, di cui si è parlato tanto oggi. Ovviamente vogliamo dei servizi accessibili, di qualità, incentrati sulla persona, ma due elementi fondamentali per noi sono la deistituzionalizzazione, quindi aderiamo assolutamente al fatto che insomma gli istituti vadano chiusi, e piuttosto promuoviamo la presenza di servizi nelle comunità, con il coinvolgimento delle comunità. Un'altra caratteristica importante del nostro lavoro è che si basa sul concetto che la salute mentale va portata in tutte le politiche, quindi bisogna smettere di guardare solo ai servizi sanitari, alle politiche sanitarie, perché in realtà, come abbiamo detto, nel modello psicosociale sono tanti i determinanti che impattano la salute mentale, e quindi se non lavoriamo anche su questi determinanti non stiamo in realtà lavorando sull'intero puzzle, il che significa che noi lavoriamo su politiche ovviamente di salute, su politiche sociali, economiche, educazione, migrazione, ambiente, digitalizzazione e così via, e quindi ci occupiamo di politiche in tutti questi settori, per appunto ricordare alle persone, alle istituzioni che fanno le politiche: non dimenticate, insomma, guardate, dovete valutare come questa politica piuttosto che un'altra avrà un impatto sulla salute mentale delle persone. Quindi l'avrete già capito, abbiamo una grossa parte delle nostre attività che è politica, però abbiamo anche una grossa parte di lavoro sulla comunicazione e sul capacity building, che è rivolto sia ai nostri membri ma a tutta una serie di attori. Un esempio: spesso facciamo delle formazioni per l'unione degli studenti di psichiatria o di psicologia, cerchiamo in qualche modo di influenzare le future generazioni degli operatori sanitari e sociali, perché bisogna cambiare le mentalità, e quindi appunto ci interagiamo con questi tipi di associazioni. Per quanto riguarda l'attività politica, facciamo tantissime cose, ne metterò in risalto solo alcune. Per esempio facciamo un'analisi delle presidenze europee per vedere come le agende europee tengono o non tengono in conto la salute mentale. Alla fine delle presidenze abbiamo proprio una carta, una specie di pagella delle presidenze. E ovviamente lavoriamo con le presidenze per fare in modo che la salute mentale venga inserita nelle loro agende. A livello di politiche sociali ci occupiamo del semestre europeo, che è il ciclo di coordinamento delle politiche economiche e sociali di bilancio dell'Unione Europea, e siamo coinvolti nel monitoraggio e l'implementazione della strategia europea dei diritti delle persone con disabilità. E a livello di diritti umani si è parlato tanto della Convenzione delle Nazioni Unite, ci lavoriamo molto. Per esempio facciamo un rapporto ombra di quello che è la revisione da parte del Comitato delle Nazioni Unite di questa convenzione. Sapete che c'è appunto una revisione anche dell'Unione Europea da parte del Comitato. Noi facciamo un rapporto ombra che inviamo al Comitato e aiutiamo anche i nostri membri a fare un rapporto ombra della revisione del loro paese. E si diceva giustamente stamattina, c'è un grande divario tra la teoria, e quindi paesi che firmano questa convenzione, e la realtà dell'applicazione, che posso dirvi, questo divario esiste non solo in Italia ma anche in tanti altri paesi, purtroppo. Oviedo è stato menzionato da ENUSP, facciamo parte di quell'alleanza con ENUSP e l'Associazione Europea di Disabilità, che ha fatto una campagna molto intensa contro il protocollo, quindi non starò a dirvi di più. La battaglia continua perché è stato posticipato ma non è stato ancora annullato.
e quindi siamo anche molto attivi a quel livello. Altre campagne, beh, c'è veramente tanto, ci occupiamo di giovani, sapete che il Covid ha messo in risalto il disagio giovanile e quindi ci stiamo focalizzando molto sui giovani. Ci occupiamo di migrazione, quindi siamo stati per esempio molto attivi con la crisi dei rifugiati ucraini e i finanziamenti, molti dei finanziamenti che sono stati dedicati al supporto della salute mentale degli ucraini in realtà possiamo vantarci sono grazie al nostro dialogo con la commissaria per la salute Kyriakides, con la quale abbiamo un dialogo piuttosto regolare e abbiamo appunto portato testimonianze dai paesi vicini all'Ucraina che insomma abbiamo lavorato con la Commissione perché dei fondi fossero messi a disposizione. Vediamo un po' cos'altro di interessante posso aggiungere a questa giornata che è stata veramente ricchissima di contenuti e anche di emozioni e raramente sono stata a degli incontri così interessanti e partecipo a molti eventi ma spesso è il solito bla bla politico sentito e risentito e oggi invece è stato veramente molto interessante perché sono sempre molto contenta di andare a degli incontri nazionali e locali perché mi dà l'opportunità di vedere a che punto la nostra visione, i nostri obiettivi, le nostre attività rispondono a quelle che sono le esigenze dei beneficiari e quindi questo è molto utile e mi ispira anche a delle idee, delle cose che noi potremmo fare in più, diversamente, meglio. Scusa Liuska, Sì. c'è una persona che è collegata via Zoom che vorrebbe porre una domanda. Sì, Posso sì, dare sì, la sì, parola? sì, certo. Davide, c'è Giovanna Cola che vorrebbe intervenire in questo momento, dal momento che poi comunque siamo già nell'area dibattito generale, se possiamo interromperti ogni tanto. Certo, assolutamente. Prego Maria Giovanna. Grazie, mi sentite? Sì, benissimo, prego, Bene, ciao. allora più che una domanda è un po' una riflessione. A parte le testimonianze che ho seguito con il cuore e purtroppo mi sono note tipologie di queste storie, io ho un profondo disagio perché tra la teoria e la pratica vedo un divario abissale. Allora, questa domanda è provocatoria. Non sarà che le parole sostituiscono i fatti. Faccio gli esempi. Tibaldi è l'unico che ha accettato le date, legge 219 del 17. Io presento regolarmente e faccio presentare le DAT ad altri perché sono oltre che familiari una volontaria. Scusami Maria Giovanna, in modo che in modo che sia comprensibile Sì. per tutti, le DAT Sì. sono le disposizioni anticipate di trattamento. Sì. Prego Maria Giovanna. Sì, e vengono regolarmente evase. È una legge, una c'è morta per il mancato rispetto. Altra esperienza, io oramai navigo in questo mondo in maniera sempre più angosciata, perché vedo le persone, un ragazzo di 25 anni con la schiena piegata ad angolo retto. Sono i danni neurologici da psicofarmaci. Se fossero questi ragazzi, parenti, figli, conoscenti, amici, delle persone che stanno dietro un tavolo a teorizzare, non tacerebbero. Spesso e volentieri il cosiddetto fragile abbandonato a se stesso. Io sono da un lato sconfortata e dall'altro indignata. Per questo apprezzo Diritti alla follia, perché si parla di cose concrete, degli abusi, degli amministratori di sostegno. Potrei fare, essendo volontaria, un lungo elenco, addirittura il conteggio delle sigarette. Per quanto riguarda una vicenda, era nota a tutti, di un barbone
incendiato, conosco anche quei ragazzi cretini, e perché uno frequentava la scuola dove facevo lo sportello, e praticamente l'amministratrice di sostegno ha rubato 100.000 euro. Allora, se ci sono le leggi, la mia domanda è questa: per caso la psichiatria può evaderle tranquillamente? La 180 è evasa, le DAT, direttive anticipate di trattamento, sono evase. Il codice deontologico medico, perché io interagisco uno a uno, dice cose veramente chiare, che deve instaurarsi il rapporto di fiducia, che il medico è tenuto ad aggiornarsi. Qua siamo, come diceva Tibaldi, per l'85% a togliere i denti ancora con le tenaglie, senza parlare della riduzione di vita. La domanda è questa: esiste legalità in Italia? La mia risposta è no, soprattutto nel settore psichiatrico, perché non solo per gli abusi su mio figlio, io ho lottato per abusi di cui sono stata testimone. Morti sospette, punturoni che mandano in rianimazione. Stiamo coi piedi per terra, per cortesia, perché teorizzare, sono bravo qui, sono bravo là e lasciamo morire la gente. Quando Ignazio Marino venne a Rimini insieme a Mariano Latouche ed altri in un bellissimo convegno, altre staccato menti, io gli chiesi, allora era ministro, di fare un giro negli SPDC, perché non c'erano solo le REMS. È stato di parola, forse perché non ero un politico, e ci sono stati controlli. Ma chi fa i controlli? Ultimo argomento, le cosiddette case famiglie. È stato detto quanto viene speso. Per accreditarsi le cooperative presentano dei piani di servizio. Io ne ho conosciute 2 o 3 dove i piani di servizio, le carte dei servizi erano totalmente disattese. È inutile che io propongo il massimo, la riabilitazione, e poi dopo è carne da macello, e l'unico scopo è quello di arricchire e dare lavoro. Ma io sono indignato, ho sentito la Survivor parlare di Trieste. Io sono San Tommaso, io ho frequentato 4 convegni internazionali, ho soggiornato a Trieste e a Gorizia. Praticamente io ho misurato le differenze, la perfezione non esiste, ma il concetto culturale, come diceva il carissimo Giorgio Antonucci, che cos'è la malattia? E lui diceva, io sono d'accordo, non esiste, sono d'accordo con Stefania che per me è una sorella. La malattia mentale è un adattamento della psiche. Quanto più uno è creativo, tanto più riesce a fare voli pindarici. E io glieli lascio i voli pindarici. Ho letto tutto Borgna. Lui sostiene, e non è l'ultimo arrivato, che le diagnosi non devono essere fatte, la schizofrenia non esiste. Ma io devo essere schiava di medici che oltre che l'etichetta non ne sanno mezza e che abusano di persone fragili, e potrei fare un elenco infinito di persone malmenate, rinchiuse e umiliate. Questo è il mio disagio, perché a me la teoria interessa relativamente, il buonismo ancora meno. Mi interessa che una persona riceva i propri diritti. Grazie Maria Giovanna, grazie Ciao. mille, grazie. Ciao. Ora io intanto vorrei chiedere a Liuska se aveva terminato col suo intervento, se voleva aggiungere qualcosa. Volevo aggiungere delle Prego. cose, è un po'... sì, ovviamente è una cosa frustrante anche per noi, è una delle cose che stiamo facendo sempre di più è documentare diverse realtà, quindi stiamo aumentando il numero proprio di ricerche, di studi
che facciamo. Quest'anno per esempio faremo uno studio sull'impatto della digitalizzazione sulla salute mentale, perché sapete tutti con le reti sociali, insomma tutte le situazioni che si creano e che hanno un impatto, e faremo uno studio sull'accesso alla giustizia per le persone con disabilità psicosociali e uno studio sull'effettività economica dei servizi nelle comunità, perché c'è già l'argomento di come i servizi nelle comunità e non negli istituti rispettino meglio i diritti umani e anche rispondano meglio ai bisogni delle persone, ma per molti, se non c'è l'argomento economico, non si smuovono le cose, quindi vogliamo anche costruire quell'argomento economico. E proprio per diminuire questo divario tra la teoria e la realtà, sviluppiamo anche molte risorse. Per esempio quest'anno, a parte il glossario, faremo anche un toolkit sul modello psicosociale, perché molti capiscono la teoria dal modello psicosociale, ma quando si tratta di applicarla molti non sanno che cosa significa esattamente, quindi vogliamo dare delle guide a questo proposito e stiamo lavorando anche per un toolkit per la salute mentale nel lavoro, perché c'è una presa di coscienza crescente dai datori di lavoro, ma tristemente l'approccio principale è offriamo un'ora di corso di yoga gratis a settimana o gli diamo accesso a un'app sulla salute. Sì, ma se i lavoratori devono continuare a lavorare 12 ore al giorno, 6 giorni su 7, è ovvio che molte cose non cambieranno. Quindi stiamo sempre di più cercando, a parte con l'attività politica, di sviluppare, di proporre delle cose molto pratiche che stiamo anche traducendo sempre di più in altre lingue europee, quindi spesso la difficoltà è che gli operatori del terreno non conoscono l'inglese e quindi molte risorse non sono accessibili e stiamo cercando di renderle più possibili accessibili. No, vorrei chiudere con un ringraziamento per essere qua di nuovo, perché come ho detto prima è uno degli incontri più interessanti degli ultimi tempi, e un invito. Scusate, un altro delle risorse sono delle linee guida e un toolkit per lavorare in co-creazione. Delle linee guida indirizzate a tutti i tipi di attori, appunto per favorire questa cooperazione con gli utenti, gli ex utenti, le persone con esperienza. No, vorrei chiudere con un invito a partecipare ai nostri lavori. Ci sono diversi modi di farlo. Saremmo contentissimi se Diritti alla Follia diventasse uno dei nostri membri o altre associazioni qua presenti, perché abbiamo bisogno di associazioni come le vostre per appunto dare voce a queste realtà e amplificarle. Esperti con esperienza, abbiamo la possibilità di una membership individuale, facciamo tante attività di sensibilizzazione sulle reti sociali, su eventi fisici dove portiamo persone con esperienza appunto per sensibilizzare, quindi ci sono tante opportunità come associazione o come individui e quindi vorrei concludere con questo invito a tutti. Grazie. Coglieremo senz'altro questo invito. C'è una domanda da parte di Eros per Liuska, credo. Prego Eros. Sì. Così la sentono anche online. Grazie. Allora, volevo chiedere, visto che mi interessa l'argomento, se voi vi interessate anche di temi come la deprescrizione dagli psicofarmaci, se collaborate già con le realtà come IPWV e se fosse possibile, se state già pensando, se l'avete già fatto, favorire la nascita e finanziamenti di studi di sperimentazione, di studi osservazionali su metodi di scalaggio. Allora, per la prima domanda, non necessariamente. Allora, diciamo che abbiamo
un approccio nel quale mettiamo la scelta della persona al centro, quindi non siamo completamente contro la presa di farmaci, di trattamenti farmacologici, ma diciamo che le persone devono essere informate correttamente, deve essere una cosa temporanea, deve essere un supporto in aggiunta ad altre cose e appunto chiediamo che ci siano diverse alternative di trattamento, di recupero proposte che rispondono a quelle che sono le volontà e i bisogni della persona. Quindi se la persona coscientemente vuole prendere dei farmaci, ben venga, però siamo contro tutta una pratica di over-medicalizzazione che purtroppo vediamo. Abbiamo fatto qualche anno fa uno studio che si chiama Shedding Light, dove proprio abbiamo fatto una ricerca, una valutazione dell'influenza del potere delle case farmaceutiche a livello di prescrizioni e influenza su dottori, insomma istituti e così via, dove abbiamo chiaramente dimostrato che c'è una over... Sì. Sì, è stato uno studio molto insomma, scientifico, molto approfondito in diversi paesi, che è disponibile sul nostro sito, è ancora molto valido. E quindi non siamo... Sì, e la seconda parte... No, non siamo coinvolti direttamente no, in quell'iniziativa. Però la seconda parte della domanda era sullo scalaggio? Gli studi osservazionali? No, sì. Sì, assolutamente sì. Io volevo fare la stessa domanda a Liuska, ringraziandola di essere qui con noi stasera, e che facevo a Jolene Santegoez, a Stephanie Hooley, cioè lei ci ha spiegato come Mental Health Europe abbia un rapporto con i diversi attori che si muovono in questo ambito, e quindi rispetto alle organizzazioni di psichiatri sul piano europeo, e se c'è un rilievo, se c'è una specificità su questo sul piano italiano, se loro hanno rapporti, se sono proficui, insomma, di che tipo? Sì, abbiamo rapporti perché ovviamente non chiudiamo le porte, bisogna avere un dialogo se vogliamo cambiare le mentalità. Ci sono alcune organizzazioni, non farò nomi, che sono totalmente chiuse e totalmente non disposte a un dialogo e a cambiare, anzi che apertamente dicono che loro promuoveranno gli interessi delle compagnie farmaceutiche. E ci sono invece altre, si sta comunque sviluppando un movimento di psichiatri, lo vediamo per esempio soprattutto in Inghilterra, che sempre di più mettono in questione gli approcci tradizionali. Quindi non sarei così negativa come la situazione sembrerebbe in Italia, perché invece vediamo anche dei cambiamenti a questo livello. Le formazioni di cui ho parlato prima con gli studenti di psichiatria e psicologia sono loro che ci hanno chiesto, che sono venuti a cercarci per avere delle formazioni, che è un dato molto interessante, perché quindi ci sono dei cambiamenti a quel livello. Quindi sì, quando c'è la possibilità di cooperare, cooperiamo, e quando dobbiamo criticare e opporre, lo facciamo. Per quanto riguarda i diversi attori, si è parlato dell'OMS, anche noi abbiamo una buona cooperazione sia con l'OMS internazionale e l'OMS Europa, siamo coinvolti in questa iniziativa di coalizione in salute mentale dell'OMS Europa, però come dicevano spesso sono piccoli dipartimenti, 2 o 3 persone con pochissime risorse che hanno proprio la volontà di portare avanti dei modi di fare diversi, ma loro stessi al loro interno devono convincere e lottare con altre istanze interne alle loro associazioni.
A livello europeo sono anni che noi chiediamo una strategia europea di salute mentale intersettorale, perché come avevo detto bisogna lavorare su più fronti, e incontriamo posizioni e le voci di corridoio ci dicono molti stati membri non la vogliono. Perché non la vogliono? Perché per molti stati membri una strategia mentale come noi la vorremmo e come molto probabilmente, insomma, abbiamo molti alleati, molte associazioni che sono in linea con col nostro appello, e vorrebbe dire enormi cambiamenti della maniera in cui le politiche, i servizi sono pensati, forniti, finanziati, e gli stati membri, molti stati membri semplicemente non lo vogliono fare. E quindi incontriamo molte barriere. C'è una speranza adesso con l'ultimo annuncio della von der Leyen, quando ha presentato lo Stato d'Europa, ha lanciato proprio il fatto, insomma, ha detto che ci sarà un'iniziativa di salute mentale a livello europeo, intersettoriale, che è stata richiesta da un processo che si chiama, non so se lo conoscete, Conferenza sul futuro d'Europa, che coinvolge tutti i cittadini europei a contribuire a una visione del futuro d'Europa, e cambiamenti, richieste sulla salute mentale sono venuti fuori da questo processo molto chiaramente, quindi hanno un po' obbligato l'Unione Europea a prendere questa iniziativa, ed è la prima volta in decenni che la salute mentale è stata menzionata in un discorso sullo stato dell'Europa. C'è il dottor Marco Bertali che vorrebbe intervenire, sempre dalla stanza Zoom, in questo momento di dibattito generale. Prego. Ecco, mi sentite, spero? Sì, prego. Bene, bene. Tanto complimenti, ma veramente complimenti di cuore per quello che avete organizzato e per tutti gli interventi preziosi che sono stati offerti fino adesso. Faccio solo una piccola riflessione. Come psichiatra in pensione, appunto come attivo adesso in varie associazioni, tra queste anche, come ricordava Eros Cosato, AMA Linea di Sconfine, appunto Linea di Sconfine è nato come collettivo ancora nel 96, appunto per far capire che non ci possono essere confini tra persone con sofferenze più o meno varie, nel senso che quanti dovremmo essere intesi per poter parlare di proposta di salute mentale come esperti per esperienza. Allora, anch'io sono psichiatra, ma posso dire che sono esperto per esperienza, perché chi dei soggetti supposti sapere non ha avuto un problema a livello così psicoemozionale con tonfi, cadute, dalle quali poi uno può essersi rialzato in modi vari. Allora penso che solamente chi si è rialzato da situazioni di sofferenza, pur appunto come professionista, senza cadere nella trappola diabolica infernale degli psicofarmaci, poi può diventare, come sono diventato io insieme a pochi altri colleghi purtroppo, promotore di una salute psichica che non preveda assolutamente l'utilizzo di farmaci. Mi spiace che l'IUSCA sia un po' così morbida, ma io credo che sul discorso della prescrizione farmacologica, io credo che tutti i discorsi che sono stati fatti fino adesso, bellissimi, possono trovare veramente un rinforzo, un rinfocolamento nel momento in cui si fa una battaglia definitiva, no? Da un punto di vista proprio emozionale, affettivo, mentale, contro i farmaci, gli psicofarmaci, che significa andare contro a quelli che sono degli interessi di lobby farmaceutiche che sono enormi. Noi però dobbiamo essere consapevoli che siamo veramente come tanti piccoli Davide di fronte a un Golia planetario enorme, che poi vediamo, e domani magari farò un piccolo intervento sulla questione Covid. Per cui o riusciamo a tirar fuori un atteggiamento rivoluzionario, un po' più incisivo, chiaramente con anche aspetti tattici, diciamo più apparentemente più morbidi, però se noi perdiamo di vista l'aspetto strategico principale, che è quello della lotta
al farmaco inteso come lotta a quello che è una proposta pseudoscientifica fatta dalle case farmaceutiche rispetto all'affrontamento dei disagi, noi tradiamo un po' il nostro mandato. Io sono venuto fuori con una questione del manifesto per una psichiatria, una società senza psicofarmaci, come qualcuno di voi magari si ricorderà ancora, nel 97, insieme ai due colleghi, poi insomma è più, quant'è? Quasi 30 anni insomma che dico certe cose, e purtroppo siamo sempre lì, per cui amici cari, spirito rivoluzionario, tattiche diciamo così di mediazione possibile, però la strategia deve essere quella, la lotta focosa, entusiasta e creativa. Grazie dottor Bertali. C'è Liuska che vorrebbe una Sì. controbattuta. Sì, Prego. grazie. Sì, no, morbida non lo so, però se noi ci basiamo sui diritti umani, uno dei diritti umani fondamentali è la scelta. E in realtà la nostra posizione non la considero morbida, ma viene fuori da un dibattito interno nel quale persone con problemi di salute mentale ci dicono ma per me i farmaci hanno funzionato, ma hanno aiutato e voi se ci dite che non dovete prendere, cioè se noi abbiamo una comunicazione nella quale diciamo non dovete prendere i farmaci vi uccidono, bla 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 bla, state anche un po' violando quella che è la nostra prospettiva di utenti, mentre noi dobbiamo rispettare e vogliamo rappresentare quelle che sono le diverse realtà delle persone con problemi mentali. Per cui sì, abbiamo tutta un'attività d'opposizione a questo potere di lobby che il dottore qua menziona, però allo stesso tempo il nostro mandato è anche rispettare la scelta individuale delle persone, una scelta informata, consensuale, consapevole, però una scelta. Grazie mille. Se non ci sono altre domande, io no. Michele sì. Piccola cosa volevo dire. Noi rispetto anche all'invito che Liuska Sanna ci ha fatto stasera, che peraltro è collegata all'invito che noi abbiamo fatto a Mental Health Europe e a Liuska Sanna di essere qui stasera, e ai contatti che anche prima di questo congresso ci sono stati, perché sempre grazie a Cristina noi abbiamo cercato di stabilire un collegamento per interloquire, per conoscere la realtà e le attività di Mental Health Europe di cui ci ha parlato Liuska Sanna anche stasera. E io credo che sia un percorso che ci interessa, che io personalmente proporrò che l'Associazione Radicali Diritti alla Follia faccia rispetto alla adesione e alla partecipazione alle attività di Mental Health Europe. È chiaro che noi abbiamo una prospettiva privilegiata, che è quella che soprattutto questo pomeriggio abbiamo cercato di illustrare, dando voce, dando a chi ha presentato delle esperienze e a chi le ha ascoltate la possibilità di esplorare percorsi che siano diversi dall'approccio di tipo sanitario, che è quello larghissimamente prevalente anche nei dipartimenti di salute mentale in Italia, nell'approccio che c'è a questo genere di difficoltà. E quindi noi siamo interessati anche a promuovere, a sollecitare a che queste esperienze possano essere, su un piano naturalmente più ampio di quello che siamo riusciti a mettere insieme oggi e rispetto all'uditorio che abbiamo, fatte conoscere e fatte sperimentare anche alla luce dei risultati che magari qui e lì sono stati ottenuti altrove. E volevo chiedere a Liuska se lei pensa che la sperimentazione di questi approcci sociali, la divulgazione di questo tipo di esperienze possa rientrare negli interessi di Mental Health Europe, o se magari già
c'è stato da parte di Mental Health Europe, per quello che lei sa, nel pezzo di strada che ha fatto con questa associazione in passato, una interlocuzione con questi mondi, con queste esperienze? Sì, assolutamente, come dicevo, nel contesto del nostro lavoro, del modello psicosociale, noi cerchiamo, identifichiamo e divulghiamo delle pratiche alternative appunto alle pratiche tradizionali. Quindi un esempio, il 29 novembre avremo un seminario europeo di capacity building dove guardiamo alla salute mentale nell'educazione, quindi porteremo progetti, programmi e pratiche di come la salute mentale viene inserita nelle scuole primarie, secondarie, superiori, università e così via. Siamo sempre alla ricerca appunto di pratiche alternative e da promuovere, e lo facciamo in tantissimi modi, che siano delle risorse di capacity building, che siano delle linee guida politiche, che siano degli eventi al Parlamento europeo, e fa assolutamente parte della nostra missione. E tra l'altro con la nostra nuova direzione strategica stabilita l'anno scorso vogliamo rafforzare molto di più la voce delle persone con esperienza vissuta e delle associazioni che li rappresentano e che lavorano nel terreno. E proprio uno degli obiettivi è quello di incoraggiare, sostenere lo sviluppo di associazioni come la vostra, perché sappiamo che rispetto a altri tipi di situazioni di salute l'associazionismo nella salute mentale è più difficile, perché c'è lo stigma, perché c'è la discriminazione, perché ci sono le difficoltà dello stato di salute mentale e quindi vogliamo incoraggiare la creazione appunto e sostenere e uno dei modi in cui lo facciamo, per esempio, sappiamo che una delle difficoltà per affiliarsi alla nostra associazione è la fila, non so come si dice in italiano adesso, la retta dell'affiliazione, ma abbiamo delle soluzioni appunto per favorire organizzazioni molto attive ma che magari finanziariamente hanno delle difficoltà, però noi siamo interessate a che facciano parte della nostra rete. E anche in progetti europei con finanziamenti europei una tendenza interessante che tende a chiudere il divario tra la teoria e la pratica è che l'Europa sta finanziando sempre di più l'implementazione di pratiche già testate e validate e la replicazione di queste pratiche, quindi anche loro sono diventati anche un po' più pragmatici sul loro assegnamento di finanziamenti nel fare delle cose veramente concrete che hanno dimostrato un'efficacia. Grazie mille, grazie davvero Liuska, grazie a tutti quelli che ci hanno seguito sino a quest'ora, sia in presenza che da remoto. Vi diamo appuntamento a domani mattina alle ore 9. Noi abbiamo... Michele? Giusto? Ecco, perché noi riprendiamo domani mattina, abbiamo nella mattinata in programma la nostra discussione sul trattamento sanitario obbligatorio, quindi l'articolato della legge 180 in una prospettiva di riforma. Abbiamo intitolato Bastoni, Taser, Bola o Rap, come sta cambiando il TSO, come dovrebbe cambiare il TSO. Ne parleremo nella mattinata, avremo poi un dibattito generale, avremo tra l'altro la presenza di Cristian Loda del Comitato di Prevenzione della Tortura, che ha, operando nell'ambito del Consiglio Europa, fatto recentemente una visita in Italia, i cui risultati non sono ancora usciti. Nel pomeriggio ci occuperemo di misure di sicurezza con un panel dedicato a quello che abbiamo chiamato l'inganno della libertà vigilata, analisi e proposte, e quindi la discussione a cui faceva cenno anche Marco Bertali, una riflessione sulla gestione pubblica della pandemia, Covid, l'epidemia, della coercizione. Quindi appuntamento domattina, speriamo alle 9:10 per l'apertura dei lavori. Abbiamo avuto qualche problema tecnico, speriamo domani che possa andare meglio, ma devo dire che nonostante i problemi
tecnici che abbiamo avuto, credo che la discussione di oggi abbia meritato lo sforzo di chi ha voluto o da remoto o in presenza stare con noi. Grazie e arrivederci a domani mattina.